Anche questa sera siamo in live, ci siamo belli carichi per questo. Fammi vedere il calendario perché a un certo punto mi perdo che giorno è. Lunedì 12 Mhm. maggio 2025. Ciao Peppe, buonasera. Buonasera a tutti. Ciao buon Peppone al mio fianco questa che è la 140esima. 140. Da 140 live, anzi da 138 in realtà, perché poi una non c'ero io, una non c'eri tu, ci eravamo palleggiati. Eh sì, Questa è tipo la 138esima live insieme. sì. Vabbè, tecnicamente ne sono di più le live insieme perché a- abbiamo fatto anche altre live che non erano Motorcast. Vero, vero, hai ragione, è vero. Anche se tu lì eri, beh, sì, eravamo un team. In quel caso eravamo un team. No, però uno Ma ha fatto allora, anche la telecronaca, ha fatto il commento tecnico. hai ragione, è vero, facessi anche il commento tecnico assieme a me. Madonna mia, che bei tempi. Parliamo, credo, di 4 anni fa, una cosa del genere. Sì, sì. Allora, spettatori, buonasera. Lo so che, allora, non so chi di voi abbia seguito la live della settimana scorsa e se non l'ha seguita poi l'abbia recuperata, ma ovviamente settimana scorsa siamo arrivati, Peppe, a un livello di ignoranza inteso come cazzeggio abbastanza elevato. Sì. C'è stato, è Vabbè, stato a un certo ci punto vuole. Non bisogna prendersi troppo sul serio. vero? E vi posso garantire che quando pensavo alla live e quando pensavo a Marco Paternostro, che di fatto come l'avete visto e così anche nella realtà, quello che vi raccontavo, no? Gli eventi stampa e via discorrendo, non avrei assolutamente immaginato altro se non una live in questo modo. Quindi vi lascio, diciamo, trarre a voi le conclusioni su come l'avevo proprio, diciamo, proiettata, prospettata. No, comunque figo, figo. Sono rimasto veramente contento, ma soprattutto vorrei sapere da parte vostra, voi che ci state già cominciando a seguire, vedo qualcuno di voi già collegato, saluto Cosimo Fante, Peppen22, Mario Orlacchio che vi saluto, che già siete collegati, ci avete scritto. Se invece siete collegati e non avete scritto ancora, palesatevi, mi raccomando. Volevo chiedervi se l'avete vista, che ne avete pensato? Cioè, che ne pensate anche di questo nostro format che stiamo cercando di portare avanti da un pochettino di tempo, di invitare gli ospiti? Perché vorremmo continuare, magari, sapete, una volta al mese, provare a portare un ospite, provare a fare una live con un ospite per esplorare degli argomenti che siano anche trasversali rispetto a quello che normalmente diciamo, sentire una voce esterna, sentire magari delle precisazioni da persone che possano dare un punto di vista diverso rispetto al nostro, quindi completarci. Io e Peppe ci stiamo provando, vero Peppe? Noi stiamo cercando di fare il nostro per cercare anche persone che possiamo arruolare per questa giusta causa, giustissima causa. Giustissima. Ma allora, tornando a noi, questa sera dovete sapere che io e Peppe, come al solito, no, nel pre-live ci siamo guardati. Ah, vedi, Peppe, hai un saluto diretto. Ah, mi sa che c'è qualche attrito. Allora, ma Peppe, scusami, il fatto che Antonio Traetta abbia detto buonasera Giuseppe e buonasera Caino, Mm. cioè, non è necessariamente indice di un attrito. Perché? Soli... Cosa ti fa pensare che ci possa essere un attrito? non lo so, solitamente diciamo... Ecco, Aspetta, perché me l'ha. Aspetta, fammi aprire Twitch te l'ha dal PC. censurato? E me l'ha censurato, mannaggia la miseria. No, comunque ti ha scritto Ah, maledetto. maledetto, maledetto. Vedi, solitamente Caino non ha un'accezione così tanto positiva. Allora, vero, generalmente è vero. Dovrei a questo punto raccontare che cosa è successo. Vai, vai. Allora, il povero Antonio Traetta è finito nelle mie grinfie Mm. perché ieri eravamo ad Ortona con Weekend Race e mentre facevo i briefing
tra l'altro all'aperto, con queste classi di persone, adesso più numerose, adesso meno numerose. Ma mo mi devi fottere anche in live. Oh, allora, a discolpe di Claudio ti sei tirato un po' la zappa sui piedi, eh. È vero, ma che ci posso fare io? Allora, no, ma scusami. Allora, Antonio, ti sei tirato la zappa sui piedi. Io devo, a questo punto, per dovere di cronaca, raccontare cosa è successo. Cioè, ma è semplicemente per etica professionale, no? Che mi spinge a dover mettere al corrente tutti coloro che ci guardano di che cosa sia successo. Questa cosa è fondamentale. Allora, dicevo, mentre facevo questi briefing, vedevi Antonio camminare avanti e indietro, no? E guardandomi e di fatto cercava di farmi ridere in un qualche modo. Lui ci ha provato in tutti i modi, Peppe. Peccato che, come ben sai, ehm, quando io, diciamo, sono avanti a, tra virgolette, un pubblico, a un certo punto comincio a entrare nella parte, comincio a dare il meglio di me. E peccato che la situazione si sia rovesciata. Nel senso che lui provava a farmi ridere, a un certo punto io l'ho chiamato a fianco a me. Ho detto vieni, Mm. vieni. Ho messo l'attenzione su di lui, ho detto vieni, 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 vieni. Non si è potuto tirare indietro e per un paio di volte è dovuto venire a fianco a me e io ho messo, pensa a mantenere un attestato in mano. Hai presente tipo le pin-up che facevano round 1, round 2, no, Ok. Vabbè, sui ring? io me lo immagino più, sai, quando tipo sono i fogli segnaletiche della polizia, così col cartello così scritto nome e cognome. No, no, alto. Ah, Gliel'ho alto, fatto ok, alzare. ok, alto. Allora no, allora è quella È durante i stato un po' ring. e un po'. Esatto, è stato un po' alto, un po' basso. Quindi ti posso garantire che lui ha cambiato diversi colori. Mentre che io poi parlavo, lo indicavo e gli facevo, diciamo, mostrare le cose che avremmo dato poi ai clienti e così via. Lui ha cambiato diversi colori. Tra l'altro, lui poi lo scrive nel commento. Dice allora anche io racconto che ti sei arricettato nel cartellone davanti a 500 persone, perché è vero, stavo facendo un volo, una cosa meravigliosa, perché stavo parlando, sai, camminando, sai, persona ferma, io le cammino a fianco, di conseguenza per continuare a parlare senza fermarmi tu ti giri piano piano, no? Mhm. Però continui a camminare andando in avanti. Peccato ci fosse un cartellone e ho, diciamo, sperimentato il fatto che il cartellone sia abbastanza solido a terra. Cioè, Mm. era di quelli che mettiamo noi per indicare dove ci sono gli attestati, dove è il briefing e così via. Ho sperimentato che sono abbastanza solidi a terra. Cioè, nel senso, quel cavalletto mantiene bene. E ci sono inciampato in un piede. Stai facendo quella classica mossa tipo ninja, no? Che fai hop, sai, inciampi, vai un po' in avanti, però ti riprendi. E diciamo mi sono preso per il culo anche da solo. Cioè, perché Bene. poi chiaramente i clienti mi avevano visto, sai, quelli che stavano in fila mi avevano visto e così via. E aspetta, è cascato il telefono. E quindi oh, buono. Quindi mi hanno visto tutti quanti, ho cominciato a ridere e ho cominciato a prendermi in giro da solo, perché poi a quel punto devi sdrammatizzare. Sì, sì, il cavalletto mantiene bene, il ninja, ridevano tutti. Sì, sì, ma infatti ridevano tutti quanti, è stato divertente, sono stato il primo il primo che si è messo a ridere e ho fatto battute su di me. Ho detto, oh, è solido sto cavalletto a terra, le facciamo bene queste cose. Vabbè, diciamo è stato un evento pieno di emozioni. Sì, 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 è stata una cosa meravigliosa. E il peccato. Allora, qualcuno potrebbe pensare che sia stato il karma, no? Vedi Peppe che dice il peccato. Qualcuno potrebbe pensare che sia stato il Mm. karma a punirmi. In realtà no, anzi, diciamo diciamo nel mio ruolo da giullare a un certo punto, nel mio ruolo anche da intrattenitore in alcuni momenti della giornata con Weekend Race, ci sta che faccia ridere le persone. Ha senso come cosa. Comunque, ad ogni modo, dicevo, noi chiaramente nel nostro classico briefing pre-live, io e il buon Peppe, è vero che abbiamo pensato di nominare la live che abbiamo voglia di Flame, perché tra l'altro è quello che vogliamo fare questa sera. Abbiamo un paio di notizie Flame interessanti delle quali parlare con voi.
ma ci siamo anche resi conto del fatto che volente o nolente sono un paio di settimane che non apriamo le pagine del libro chiamato F1 2025. Io lo dico sempre che voglio andare in macchina con Claudio per ridere, ma vedi, cioè alla fine ho una brutta nomea, non lo so, queste cose. Io ho la triste nomea di far ridere e di far correre, non ho capito perché questa cosa. Non, non me ne capacito. Quando poi si Comunque, uniscono, fai correre alla fine. ridendo. Beh, esatto. O faccio correre ridendo o ridere correndo. Non lo Oddio, so. quello... Più o meno analogo però, eh. Ridere correndo, correre ridendo. Ma penso che sia più o meno analogo, tutto sommato. Se ci pensi. Comunque dicevo, Peppe, no, sono un paio di settimane che non apriamo questo libricino e abbiamo Eh, lasciato cadere nel vuoto un paio di eventi interessanti. Cioè, o sì, meglio, un perché... paio di eventi nel quale ci sono state delle cose interessanti. Sì, allora, perché abbiamo avuto un po' di pausa dove c'è stata una gara e poi la scorsa puntata avevamo Marco, no, che ci ha, diciamo, coinvolto tanto, diciamo, quindi abbiamo soltanto punzecchiato un pochino la Formula 1 perché sono successe un po' di cose, quindi la chat ci ha punzecchiato, ma non ne abbiamo parlato. Esatto, non siamo stati lì a dare, diciamo, la notizia, a parere, a trattarla Mhm. un po' più nel dettaglio, o almeno come facciamo di solito. Quindi io, Peppe, che dici? Qualcosa lo andrei a recuperare. Sì, sì. Allora, perché sono successe un po' di cose, come per dire, guarda, prepariamoci per le prossime puntate. Perché anche sono successe un po' di cose simpatiche, cioè giusto per non perdere il filo conduttore, perché sennò poi la prossima puntata magari abbiamo una gara intera di cui parlare e invece diciamo, ah, ma cosa ci siamo persi? Esatto, come quando cominci la stagione di una nuova serie e ti fai il recap della stagione intera precedente e stai mezz'ora a dire sì, 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 se te la ricordi, oppure ma è veramente successo questo? Non mi ricordo niente. No, Cioè, le due mm, opzioni sono quelle. no, ma la cosa bellissima è quando tu magari hai iniziato a vedere dalla seconda, cioè è già magari uscita la seconda stagione, tu stai recuperando la prima perché magari non l'avevi vista e ti hanno consigliato la seconda, e tu dici, ma io cioè, l'ho visto 2 giorni fa questa cosa, perché mo devo subirmi tutto il recap? Salta, 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 salta. E invece no. Mhm. E invece no. Nel nostro caso. Ma tra l'altro, allora, al netto dello sfottò che è partito da Antonio, che dopo lo leggiamo, cioè Flavio dice: Ciao ragazzi, sono a cena fuori, cercherò di seguire meglio che posso. Grande Flavio, apprezziamo comunque tanto l'impegno e provaci. Poi magari ci racconterai se ci sei riuscito oppure no, ma comunque buon appetito. Ci sta, tutto sommato. Visto che sta a cena fuori, io direi buon appetito. Peppe, c'è Antonio Tretta e poi dice tipo Leclerc a muro in ricognizione. Oh yeah. Allora, intanto, Qua cominciamo benissimo. allora, perché Miami, allora, diciamo che ci concentreremo principalmente su Miami. Jeddah, magari notifichiamo soltanto il fatto che ha vinto Piastri. Mm, Quindi poi quando vedremo tipo lo standing, tutti i punteggi, ricordiamoci che Piastri sta facendo un super campionato, tutti quanti ad aspettare Norris, 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 anche se ti ricordi ma pure con Neri, ne avevamo parlato, il sì. fatto attenzione a Piastri perché tutti quanti, Norris, macchina superiore, ma intanto Piastri sta agguerrito. Ma è Infatti, evidente considerando i risultati che sta raggiungendo. ma non solo, perché noi considera che queste due gare. Cioè, sostanzialmente lui è andato, cioè, il leader del campionato piloti adesso. Tra l'altro, no, c'è Mario che invece ci deve Uh, salutare. Ma dai, Mario, abbiamo appena cominciato. Va bene, dai, poi magari te la recuperi o in alternativa ci vediamo lunedì prossimo. Ciao Mario, buona serata. ah. Ciao Ero Mario. passato solo per un saluto. Va bene, ci fa piacere anche il saluto, non preoccuparti. Mentre invece vedi che c'è Antonio che dice Piastri gasa parecchio. Sì, sì. E comunque, diciamo, volevo iniziare con questa cosa perché Miami è sempre un pochino eccentrica, cioè nel senso, Miami è entrata nel circolo della Formula 1, c'era già Cota, Bene, circuito americanata. Cota, circuito of the America.
che faceva già parte, già anni passati aveva fatto parte del calendario, però si Mm. sta, diciamo, spingendo tanto sugli USA, c'è anche adesso Las Vegas, no? Ah, vero, vero, che è Eh, stato introdotto l'anno scorso. sì, 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 sì. Mm. Quindi praticamente si sta puntando tanto, anche perché, vabbè, Liberty Media è americana, quindi ci tiene probabilmente. Lì in Tenere in America la casa. Formula 1 era vista quasi come una cosa di serie B. C'era la NASCAR, c'era l'IndyCar, con regole ben Vero? diverse. Adesso sta arrivando la Formula 1 e quando fanno gli eventi sono sempre, diciamo, degli eventi particolari, perché sono quelli là che forse devono anche un pochino sponsorizzare la Formula 1. E infatti, Eh sì, vabbè che in generale alla fine se ci pensi gli americani sono sempre abituati a fare queste cose gigantesche. Vedi il Super Bowl, ok? sì, esatto, Cioè, esatto. Quindi, diciamo, la Formula 1 non deve essere da meno. sono sempre megalomani, una Sì. cosa che è sempre stata particolare degli americani, quindi bah, ci sta. E infatti ci sono state delle livree speciali. Allora, Ma già che poi questa qua ho sapete che fatto ti di quella devo... della Formula 1 che è stata, cioè della Ferrari che è stata molto criticata. Ma, tra l'altro avrei qualcosa da... avrei un paio di cose da dire su questa cosa. Voglio chiudere giusto la faccenda America. Se Mm, ci pensi, questo torna anche con il concetto che Cadillac vuole poi entrare in Formula 1. sì, sì, esatto. Alla fine tutto torna. Il tuo discorso mi sento di appoggiarlo veramente appieno, questo spostamento degli equilibri anche un po' verso gli Stati Uniti. Nel bene e nel male, perché gli Stati Uniti, il fatto che non abbiano mai visto, non dico di buon occhio, ok, ma non si siano mai interessati particolarmente per la Formula 1, lasciava un po' il tempo che trovava. Adesso invece potrebbe essere un pubblico, Ma considera che diciamo, oltre a abbastanza... Cadillac, oltre a Cadillac c'è anche Ford che entra come fornitore di motori. Esatto, allora cioè, quanto più mi aiuti a dire, vedi che Mhm. potrebbe essere anche un'ulteriore iniezione, non solo di fondi, ma anche di know-how e anche di, diciamo, sapore in termini di sfida, no? Di pepe da dare alla competizione. Io penso una cosa del genere. Sì, ma assolutamente, anche se, diciamo, essendo i circuiti americani alcuni cittadini, io non sono Mm. troppo a favore dei circuiti cittadini. È vero che però Eh, c'è stato abbastanza spettacolo e tutto, ehm, nel senso che comunque, non lo so, avendola vissuta anche un pochino da pilota, non mi fanno troppo piacere i muretti così vicini all'asfalto. sì. Sì, 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 sì. Perché per Questo quanto è sono vero. spettacolari, già l'anno scorso, te lo ricordi che mettemmo una classifica Il che purtroppo non ho tombino. trovato, dei centimetri dei piloti, che sembravano tutt'altro. Tristemente sì, me lo ricordo. E invece era la distanza che hanno avuto dal muretto durante magari le qualifiche, no? Sì, Quella sì, è sì, sì, sì. spettacolare, cioè quando vedi, cioè quando vedi Che tipo le Formula fiacca. 1 passare magari a 4 centimetri da un muretto, o magari a pizzicarlo ma non fare danni, no? Cioè, quella è Intanto, sicuramente è stato l'anno scorso a Las Vegas che mi pare Leclerc fece saltare il tombino. no, mi pare fu Sainz. Sai, vabbè, comunque è Sì, sì, stato sì, l'anno sì, scorso a Las Vegas. sì, Fatto il tombino. mi Quindi pare di figurati sì. quanto più mi aiuti a dire. Tra l'altro saluto Luca Di Costanzo che dice buonasera. E poi c'è Antonio Trenta che ci dice che fastidio tutti con le livree speciali e la Power Unity Ford avrà la cinghia e bagno d'olio come il mille pezzi. Ah, ma quindi pure Ford c'ha la cinghia a bagno d'olio. Eh sì, l'EcoBoost c'ha la cinghia a bagno d'olio, come il 1200 PureTech del gruppo Stellantis. Sì. Che poi non ce l'ha più, le hanno tolta, le hanno messo la catena, ma hanno sbagliato a mettere dei viti sull'albero a camme. E stanno avendo problemi con l'albero a cama e stanno facendo un No, bordello con quel infatti motore. alcuni modelli gli hanno messo 10 anni di garanzia. Vorrei dire. E c'è lui che dice: Sono il famoso passeggero dell'Aurus. Ah, grande Luca, grande. Sì, sì, ne parlammo con Luca e mi disse che avrebbe seguito le live. Dai, mi fa piacere che sei qui. Allora, ti ho anche, diciamo, riconosciuto, hai fatto bene a scriverlo. Mi ha fatto piacere, diciamo, ridare un volto a un nick. Quindi grande. Mi fa piacere che sei qui. Dicevamo, Peppe.
No, stiamo parlando delle power unit un po' particolari, quindi Già, già, già. l'America come centro. Ti faccio vedere un'altra Mm. livrea speciale. Ma che è sta cosa? Questa qua è la Racing Bull. Ammetto, ne abbiamo parlato, Peppe, la settimana scorsa, del fatto che mi stessero arrivando delle notizie che Eh, prima, vedi, anche col ritorno di Ovidio, no? Abbiamo giocato su questa cosa che io che di Formula 1 non me ne interessavo, mhm. adesso piano piano mi stanno arrivando le notizie in modo passivo perché sarò entrato in una qualche forma di algoritmo. Questa non mi era arrivata. Questa non ti era Giuro, arrivata? non mi era arrivata No, io mi questa. aspetta, guarda, proprio questa invece mi era arrivata. No, ma che è sto proprio? Ma siamo perché? Ah, però aspetta, guarda prima questa. Wait, no, aspetta, ho sbagliato. Sorry. Dai, e per questo l'hai fatto per tenermi sulle spine, dici la verità. Nel frattempo, tra l'altro, io saluto anche Azzariabello che dice buonasera. Ciao Azzariabello, buonasera, bentornato. Ciao. Ma allora, io non sono contrario al bianco e blu su Ferrari perché in realtà è un richiamo storico. C'è stata una gara in assoluto durante la quale, a mio ricordo, Ferrari corse con la livrea bianca e blu. Sì, E tra sì, l'altro fu in America. però mi piace più l'azzurrino. Cioè, quell'azzurrino che usarono l'anno scorso, tipo. No, a me non dispiace. Ti dico, questa coppia di colori, secondo me, non è male. Forse col fatto di averla messa assieme al rosso non è il massimo, però cioè, ci sta. Queste tute, secondo me, sono molto belle. Mm. Allora, ci stanno, però non lo so, Ferrari... No, allora, a me sarebbe piaciuto se dovevamo fare qualcosa di speciale quando richiamarono l'azzurrino, quell'azzurrino. Aspetta, Peppe, che io vedo come c'è Ovidio da salutare. Ovidio, buonasera. 30 secondi prima che ti collegassi, probabilmente ti abbiamo nominato dicendo che la settimana scorsa giocavamo con te col fatto che ci sono delle notizie da che non cagavo minimamente la Formula 1. Adesso, per una qualche forma di algoritmo, mi arrivano delle notizie, anche se non tutte, perché che cos'era quale macchina era, Rosa? La Racing Bull. La Racing Bull rosa non mi era arrivata, ho visto quello proprio a un certo punto, ho detto, ma che è sta cosa? E ci dice, buonasera, ho sentito odore di F1 e cado dove veniva. Che cosa... Perché sei menato dentro, Allora, non è che sono menato dentro, è che ormai ho messo like credo a una benedetta foto, a una benedetta notizia, alla fine mi sono segnato a vita. Cioè, è la fine ormai, mannaggia la miseria. Ferrari, Bianco Clou e storia di questi tempi, la protesta ci vorrebbe e infatti Azzariabbe lo richiama, no? Diciamo la gara storica che Mm. stavo richiamando anche io con il blu e il bianco. Tra l'altro mi pare che scrissi tempo addietro una curiosità della domenica su questa cosa, ma non mi ricordo nello specifico quando, comunque chiaramente anni fa. Ragazzi, le livree speciali devono avere un senso, ad esempio un anniversario, un ricordo speciale, ma che senso andare in America tutti con le livree speciali? Che fastidio. Peppe, questo di Antonio anche potrebbe essere un punto di vista interessante, nel senso forzatura no, tributo sì. Ma diciamo che con l'indirizzo che ha preso comunque la Formula 1 voleva rendere, diciamo, speciale questo Gran Premio rispetto agli altri. Quindi alla fine non è che puoi Mm. fare tantissimo, fai le livree speciali. Però per esempio, ecco, la Racing Bull rosa, cosa significava? Ah, il perché sia stata rosa non lo so. Cioè, è quella la cosa curiosa, perché vedi, il fatto che tu mi abbia fatto vedere una Ferrari con una parte bianca e azzurra e le tute che adesso hanno Leclerc ed Hamilton, no? Io te l'ho associato subito a un evento storico. Eh sì. E quindi ci sta che tu dici, io ho richiamato questa cosa perché è una livrea speciale, perché è un tributo, perché è una cosa che normalmente non faccio, magari perché Ferrari non vuole richiamare nello specifico quel dettaglio, quell'episodio, però in un'occasione del genere si può fare perché fa comunque parte della storia del brand, della storia della scuderia. Però delle scuderie che sono più giovani e non hanno nulla
da portarsi dietro in termini di storia, non lo so. Però sai qual è il fatto? Che tu fai un ragionamento comunque magari da... Cioè, no, non è tu, cioè nel senso, facciamo il ragionamento da italiani che magari siamo legati al rosso Ferrari, abbiamo sempre tenuto lo stesso colore, magari abbiamo anche una visione un pochino più classica della Formula Mm, 1, no? mm. Mentre invece magari gli americani che sono abituati allo spettacolo e cose di queste cose se ne fregano poco, cioè quindi magari hanno invogliato le scuderie di Formula 1, diceva fate un evento speciale per Miami, cioè fate qualcosa di speciale per Miami e poi a quel punto che fai? Eh sì, diciamo che se loro sono stati invogliati, barra costretti, però avrebbero potuto anche... Allora, facciamo una cosa, guardiamolo anche da un altro punto di vista. Mm. Fermo restando che ho letto video che ci dice comunque devo confessare ho acquistato la t-shirt e cappellino bianco di Miami, ma la mano a posto faceva cagare in tutti i sensi. E qui rientriamo probabilmente in una delle volontà che aveva Aspetta, vediamo, questa no, cosa questo. delle No, livree aspetta, speciali. stavo spoilerando una cosa dopo. No, stavo cambiando schermata, quindi per tua fortuna non l'ho vista. Bene così. Dicevo, ecco, questo è magari uno dei motivi che giustifica la faccenda livree speciali, il merchandising. Ah, Cioè, come vi sì, dico, Ovidio è stato uno degli acquirenti e così magari tanti altri, vuoi per la particolarità della cosa, quindi loro hanno creato una sorta di serie limitata. sì. E se ci pensi, vi do, diciamo, un altro punto di vista della cosa che mi sta venendo in mente. Magari per dei team più giovani, questo potrebbe creare uno storico. Cioè, potrebbe essere questa gara nello specifico per dire la Racing Bull tra 20 anni, se mai dovesse Mm. esistere ancora la Formula 1 e se mai dovesse ancora esistere la Racing Bull, potrebbe dire, lo sai, 20 anni fa c'è stata una gara nella quale la macchina è stata rosa. Ma non solo, sai, questa cosa te la posso dire un pochino per Mercedes. Che Perché, per senso? esempio, per Mercedes c'è stato, per quanto la livrea, non mi ricordo, la macchina mi pare non ha avuto una livrea speciale, adesso la andiamo a vedere. Quindi loro sono stati neutri da questo punto di vista. Allora, a livello di cose sì, perché se vedi, eccola qui, la Mm, livrea della Mercedes ok. non mi sembra abbia fatto differenze, però magari sto dicendo una cavolate, la differenza sta nella tuta dei piloti. Ah, ok. Che di fatto non si vede. Ecco qua, sbaglio sempre questo qui perché Eccoti. mi dimentico che devo prima aprire la foto e poi spostarla. Vabbè, Peppe, però puoi farci vedere come fai il login con nome utente e password, non ti preoccupare, cioè va No, ma bene, il uguale. problema è che su questo browser non lo tengo il nome utente e password, per questo è il problema. Ah, ok. E ti faccio vedere proprio la foto di Kimi Antonelli proprio per un motivo, perché per Ma lui si può potrebbe sapere? essere una cosa storica, per esempio questi colori potrebbero essere qualcosa di storico. Magari ti porta fortuna. Perché, aspetta, ti faccio vedere, questo, ecco qua di nuovo. Oh, Peppe, stasera sei meraviglioso. Ecco qua. Boh, guardalo, è partito primo. Allora, alla sprint. È partito primo alla sprint. Si ha fatto, questa qua è la qualifica della sprint race. Ah. E si è Ah. partito primo, d'altronde in una pista che lui non conosceva. Ha fatto la sua prima pole position, che non è ok la pole position, quella là ufficiale, cioè nel senso quella della gara della domenica. Perché? Perché visto Beh, che c'era però. la sprint race, che cosa Mm. succede? La sprint race sostanzialmente va, diciamo a sostituire le prove libere per certi aspetti. Quindi sostanzialmente cosa succede? Magari non tutti hanno le macchine pronte come per la domenica. Magari dovevano fare Chiaro. ancora Sì, qualche sì, sì. test, le macchine non sono ancora al 100%. Ne ha approfittato un grande giro di Antonelli che riesce a beffare Piastri e Ah. mettersi al primo posto. L'ha fatto. Zac. Sì, però, eh, cioè, innanzitutto spoiler, com'è andata poi la sprint? Cioè, per Antonelli, ok? Non mi spoilerare tutto il resto, per Allora Antonelli. la sprint race è stata un po' travagliata. Aspetta, voglio vedere se trovo direttamente driver standing. No.
volevo vedere se arriva il risultato, perché purtroppo Vedi? è andata un po', anzi un po' molto sfortunata, perché come vedi Ah, Antonelli non ok. sta neanche tra i primi 8. Ah, ah, Questo ah, perché? ah. Perché a un certo punto è arrivata tipo pioggia, un sacco di casini. Infatti si è trovato molto bene Norris perché c'era sempre Piastri che stava Ah, primo, che era mm, primo. Poi invece con una safety car sostanzialmente Norris è riuscito a fare diciamo un pit stop ridotto. Perché cosa succede? mm. Quando c'è la safety car le macchine vanno più piano e quindi tu ti puoi buttare nella pit lane e in proporzione il limitatore di 80 km orari, mi pare, ti fa perdere meno tempo rispetto a quando Certo, ovviamente le macchine vanno che stanno andando sprintano. forte, no? Quindi Chiaro, chiaro, chiaro. solitamente è come se tu quando fai il pit stop, magari perdi in generale una ventina di secondi ci vogliono, tra che superi tutta la pit lane, diciamo a livello di tempo in pista perdi 20 secondi, con la safety car Ok. magari ne perdi 10, Sì, vabbè, chiaro, chiaro, chiaro. Può essere una capito? bella discriminante. La sfortuna non solo in partenza Piastri praticamente ha buttato fuori diciamo è stato poco furbo Antonelli. Ah, vabbè, ma qua Piastri un po' più gli esperto manca... che gira in Formula 1 da Esatto. più anni l'ha un po' chiuso con le regole nuove, sostanzialmente non ha avuto penalità perché stava un pochino più avanti e tutto. Kimi Antonelli aveva già perso posizioni, però poi che è successo? Un unsafe release, non so se lo sai che cos'è. Aspetta, durante i pit stop. Sì, esatto. Il fatto Sostanzialmente che che è succede? rientrato in modo, cioè si è buttato in modo non sicuro. Ma non Antonelli, Verstappen. Aspetta, forse ho visto qualche video che lui e forse Norris, mi pare, cioè stavano quasi affiancati in pit lane. No, quello era... Non so se sta... no, non mi pare sia successo mo, no. No, Quello là non è un no, no. video recente, mi sa. Ok, ok, ok. Era Comunque, solo per... praticamente che cosa è successo? Che ci stava Verstappen fermo che sta facendo il pit stop, Antonelli arrivava, gli hanno dato il verde a Verstappen, ovviamente tu sei nella monoposto, non riesci a vederti intorno, quando ti danno il verde tu vai, e niente, Chiaro. praticamente ha preso Antonelli. No, l'ha preso! E Antonelli che poi, se diciamo si è scansato poco poco, si sono comunque toccati e lui non è potuto rientrare in box. No, perché l'ha superato nel frattempo. E ha superato la cosa, quindi è dovuto rientrare poi dopo. No, che limone. Mio Dio. Vabbè, è stato parecchio sfigato. Tanto, È tanto, stato tanto. sfortunato. Quindi, infatti, vedi, Norris ha vinto, Piastri, Hamilton, ottima strategia, è riuscito così. Leclerc che qui non c'è, perché si ritorna. Aspetta, Mm. voglio trovare una foto, se mi permetti un attimo. Nel frattempo, sì, nel frattempo io Per- leggo un po' di commenti perché c'è Checco Hoonigan che dice Porchis Garage Isir, grande, grande Checco per aver portato anche stasera, diciamo, alta la bandiera del Porchis Garage. C'è Antonio che dice che Antonelli sta bruciando le tappe. E mentre un video dice la livrea e tutte più brutte le aveva la Mercedes. Tra l'altro, magari livrea no, però secondo me, avendo visto la tuta di Antonelli e l'accoppiata livrea della macchina tuta, che era veramente di merda, cioè Vabbè, veramente ma pessima, c'era Norris col grigio. casco discoteca. No, ok, va benissimo, però è l'accoppiata macchina grigio-verde e tuta rosa, diciamo che secondo me non è la cosa migliore del mondo. Poi, altro che sprint, la parte più bella è stata la pre-gara con le monoposto Lego. Ah, qui ci sta. Mo ci arriviamo, mo ci arriviamo. Eh, quella è stata, quella sì, è vero, è stata una cosa carina. Anche sta storia ha rotto le scatole, la velocità in pit lane va proporzionata a quella dietro safety car. Quindi, Antonio, tu dici che se c'è safety car in pista, in pit lane bisognerebbe non mantenere gli 80 km orari, ma proporzionarla, tipo scendere, che ne so, a 50? Stai dicendo questa, una cosa del genere? E poi saluto Madalindriga che dice: Eccoci, buonasera a tutti, grandissimo. Vedo che ti sei riuscito a collegare, non avete idea, mi ha scritto qualche giorno fa chiedendomi se ci sarebbe stata o meno la live questa sera e vedo che comunque ti sei sparato tutti quei chilometri che ti dovevi fare e ti sei riuscito a collegare, grandissimo, lo sai che apprezziamo tanto. Dice Antonio Traetta, sì, ma non lo so, secondo me
La velocità in pit lane potrebbe essere mantenuta alla pari sia con che senza safety car. Diciamo che fa parte comunque delle strategie, considerando che poi da che mondo è mondo. Io mi ricordo, boh, Pep, che si è sempre parlato anche del concetto di safety car, ti muoveva un po' i giochi in virtù anche dei pit stop. Cioè, secondo me Vabbè, sì, non diciamo ci che sarebbe. è un rischio legato, diciamo, alla gara, cioè che capiti la Eh, safety car e devi rallentare. Allora, in sì, verità sono varie perché... cose che non funzionano troppo, perché poi la safety car cercano di usarla il meno possibile, Mm, ormai. mm, Ormai si fa tanto utilizzo della virtual safety car, eh. che è pure un sistema che non funziona bene. Ah, ma è bello. Oh, ragazzi, stasera Peppe a zero. Peppe No, che idea. ma è vero perché per esempio con la virtual safety car la cosa è che per esempio devi tenere una certa distanza, cioè un gap temporale da chi sta davanti, cioè devi stare in un delta time. Ok, ah sì, sì, Eh, ricordo una cosa vaga. e per me è una cavolata perché ogni volta che poi finisce la virtual safety car c'è qualcuno che si è avvicinato a un altro che ha preso le distanze, Eh, non si capisce. Mentre invece la usano molto, che poi magari facciamo un appuntino sul WEC, perché c'è stata ah, la 6 ore di Spa questo weekend. e ho visto che ha vinto Ferrari. Ha vinto Ferrari ma ha dominato, cioè, poi 5 minuti ce li dedichiamo, perché almeno una cosa che fa buono Ferrari gliela concediamo. Gliela concediamo, va bene, va bene. E per esempio lì usano proprio un limitatore, c'hanno una zona dove mettono bandiera gialla e lì loro poi impostano proprio un limitatore. Ah, quindi è automatico, diciamo, nel Sì, senso e tu che... entrando lì c'è il limitatore e non ci sono santi, cioè nel senso quello là, tutti quanti vanno 80 km/h, quindi si mantengono le distanze. Ah, ok, quindi non è gestito a piede. No, non è gestito a piede. Mm. Ci sta, ci sta. Diciamo che se bisogna mantenere quella cosa, il fatto, sai qual è? Che loro dandoti un delta si presuppone che magari ci sia un po' di elastico, tra virgolette, fare un po' di più, un po' di meno. Non lo so. Però capito, Tanto potrebbe funziona essere un po' sì. male. Mm, Non lo so. Peppe, ma è una mia impressione? O in questa foto la ruota posteriore destra della Ferrari sta tipo sta allonata dal cerchio? No, ma infatti è proprio quello che è successo, perché lo stavamo Ah! anticipando prima. Poi per cercare un'altra foto l'ho mostrata subito. È Leclerc che durante il giro di Ok. ricognizione è andato a Eh. muro. Ah, quella cosa che ha detto prima a inizio Mhm. live Antonio Traetta. Sì, sì, esatto, proprio quella. Boom, e parte a cannone Sirsi che si è collegato e dice buonasera a tutti e parte diretto, bella figura di Popo per Leclerc. Eh sì, perché la Boom. Ferrari ha avuto la bella idea di uscire con le intermedie e non con le full wet. E vedo che pioveva tanto. Sì, e durante il giro di ricognizione Leclerc, boom, a muro. Ah, no bueno, no bueno. Eh, Quindi ha saltato la gara no, ha oppure sono saltato la gara, ha riusciti... saltato la gara. Ah, che limone, mamma mia, poverino. E guarda come stava combinata la macchina. No, cioè, vedo da qui percepisco... Ah no, pure là dietro. No, ma perché considera una cosa, anche se la ripari in tempi record, devi sistemare una macchina tipo in 3 minuti, perché quello Ah, era che si stavano preparando per la griglia di partenza, per partire ultimo in una sprint race dove non si supera mai, perché sostanzialmente una gara così corta si fa con un treno di gomme, no? ah. E quindi fanno il trenino. Ah, aspetta, ma quindi era per la sprint, no per la gara No, è ufficiale? per la sprint, siamo ancora Ah, alla ok. sprint. Ok, ok, allora no, mi ero perso io, pensavo che fosse per la gara ufficiale. No, 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 è la sprint. Ah, ok, ok, ok. Comunque ho recuperato, guarda le foto. Saluto anche Ross nel frattempo. Ross23 dice buonasera a tutti. Ciao Ross, buonasera anche a te, ben trovato. Eccole le Allora, Lego! la Madonna cosa mia. più divertente pure, sai qual è? Eccola qua, a parte vabbè, Eccole. Ma che questa meraviglia. foto è Comunque bellissima. questa cosa che ho visto, questi equipaggi da due no, in tandem. Oh, ma si sono cioè, allora, partiamo da... Ma hanno fatto un giro di pista Sì, hanno fatto il giro di vista. intero. Eh, Mi pare massimo 20 o 30 all'ora facevano queste macchine. sì.
Che meraviglia. Si sono dati battaglia, ci Madonna. stanno Leclerc e Hamilton che faccia così, tipo con i kart. Non avete idea di quanto pagherei per poter fare una cosa del genere? Ma tra E, l'altro, aspetta, avevo visto un tipo reel del profilo della Formula 1 su Instagram, se non sbaglio, o di Lego proprio, che diceva che c'erano volute tipo 40.000 ore di lavoro per fare ste macchine. sì, sì, ma ci sono stati pure degli ingegneri proprio che ci hanno lavorato, eh. Ma Ho considera la visto cosa più anche divertente foto. è stata vedere gli ingegneri Ferrari che tipo se le osservavano, che sembra che se le stessero tipo studiando. Ah, ma questa è una soluzione innovativa. Perché non ci abbiamo pensato? Aspetta, vediamo se riesco a farlo vedere, solo a vedere. Eh, ecco E qua. infatti vi dice Antonio che dice questa è una bella trovata, dai, non le livree. Io mi chiedo come hanno fatto a decidere chi guidasse dei due, io avrei fatto il pazzo. E oggettivamente è vero perché era curiosa come cosa. Anch'io quando ho visto gli equipaggi in tandem ho detto, bah, per chi guida? No, ma Cioè, infatti ci sono voglio pure dei vedere. reel dove dicevano, no, ma che fai? Mettiti dietro, perché poi c'erano i numeri, tipo. C'era. Cioè, hai detto, no, quello guido io, no, così. Ah, comunque, Leclerc ha sbattuto anche la Lego Car, fa Antonio Traetta. No, che poi l'hanno riportata effettivamente pieni di danni, tipo. Sì, ho visto qualche foto. Sì, sì, però, cioè, io mi aspettavo che, non so, un impatto tra due auto, anche se piccolo, ma sono fatte di Lego. Io non immagino questi Lego che siano incollati tra di loro, no? Secondo me Immagino, non sì. dico se ne. Sì, Sì, tu dici per evitare che con le vibrazioni si perdano pezzi. immagino proprio di sì. Perché immaginavo che ne so, tipo cadesse sotto l'ala, No, invece no, ma ho pensa, visto ma pensa se per esempio a uno di questi qua, vedi, si toglie l'ala, che brutta figura che fanno. Secondo me li hanno incollati. Hai ragione. Però io ho visto, che ne so, tipo l'ala anteriore, no, la paratia verticale dell'ala anteriore, l'ho vista danneggiata, ma nel senso che si è staccata solo quella. È come se fosse Sì. stata tranciata, quindi c'è un danno anche coerente con la realtà. Eh. Che meraviglia. Comunque io quasi pagherei per fare una cosa del genere. Bello, bello, bello. Ma come ci è venuto in mente una cosa del genere? Boh, Bah. vabbè, magari Lego sarà sponsor. Pensa a urtare sì, plausibile. Pensa a urtare con sta macchina e dico veramente, raga, no, raga, Leclerc l'ha fatta a pezzi e sbattuto su un'altra macchina. Ma mi pare di aver visto che la paratia laterale dell'ala quasi, cioè, tipo non c'era più, Ma, se non sbaglio. Peppe, noi stasera siamo sponsor di Meta comunque, secondo me. no, è Siamo perché sponsor. sto un po' stanco, me lo dimentico che devo aprire prima la foto invece di. Se no mi fa il link, non mi sposta la foto. Sì, sì, infatti. Ma guarda come se la stanno, guarda come si stanno divertendo sti due infami. Ma tu immagina una Guarda. cosa, un contatto fra la macchina Lego e la macchina vera e si scassa la macchina vera. Ma guarda, considerando come sono progettate, il fatto che pure la fibra di carbonio, se non lavora nelle direzioni per le quali è stata studiata, non è che sia Eh, chissà quanto solida. Diciamo, lo sappiamo, che non è che poi performi benissimo e quindi ci può stare, io non mi meraviglierei. Però com- bello, bello. Ma sbaglio, cioè, noi teniamo pure qualche video perché ti ho mandato pure qualche link se non sbaglio sui video. ah, l'ho mostrato eh, prima. già è vero, è vero, è vero, è vero, lo stai facendo vedere prima quando parlavamo dell'impatto che c'era stato, del fatto di No, se che è fossero proprio attaccati. quello che mi hai mandato tu. Sì, 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 sì. E mo, pensando a 10.000 cose, me l'ero perso, hai ragione. Ma tra l'altro, miei cari spettatori, a voi piacerebbe, cioè, se vi dovessero dire, guarda, ti metto su una macchina di Lego, ok? Che di per sé, forse, se ci pensate, così come se ci pensi, Peppe, non è la cosa più sicura di questo mondo, no? Ma anche a 20 all'ora. Cioè, ti immagini, boh, non lo so, si apre in due, una cosa del Ah no, genere. a 20 all'ora nel caso. Salti fuori. Ma anche se si dovesse spezzare a metà nel caso gratti un pochino il sedere per terra. Però, ecco, se vi dovessero proporre una cosa del genere, la fareste?
Claro, Quella è ci la... stanno quelle che fanno le sfide Red Bull con i tipo i carrelli della spesa. È vero. È vero che le soapbox race. Eh, Ragazzi, anche quella è una cosa che io farei domani. Domani, se avessi il tempo di costruire una soapbox per fare la soapbox race. Tra l'altro, ragazzi, io ho visto dei video di quelle benedette cose di gente che si fa malissimo, secondo me. probabile. Ho visto gente fare dei voli con quelle macchinette che sono spaventosi. Ultima volta ho visto, aspetta, due che erano, avevano, Peppe, hai presente il film Tron? O meglio, prima il gioco Tron, quello là con le moto, no? La E voglia se... c'era questa macchinetta che erano le due moto una a fianco all'altra, Mm, ok? Però legate da due travi, in modo tale che facessero una macchina. E c'erano le due persone messe in moto. È stato meraviglioso quel video. Io penso che in modo sadico io abbia riso per tre quarti d'ora perché queste gare della Red Bull prevedono ogni tanto dei salti, no? mm. Allora c'è stato a un certo punto questa cosa che loro saltano, la macchina si impunta, punta la ruota anteriore a terra e loro fanno un capitombolo, ma entrambi fanno praticamente esattamente lo stesso volo e cappottano nello stesso modo e si uccidono nello stesso modo. Ma sembrava una coreografia bellissima. Mi sono messo a ridere, ma credo di essere stato mezz'ora a ridere Eh, pensando a quei poverini e poi mi sono detto di essere una brutta persona perché magari se si sono fatti male, cioè, stavo mettendo anche il carico. un Però tuffo sincronizzato, insomma. esatto, sì, ma è stato bellissimo. Allora, aspetta, perché c'è non so come mai una parola di Madeline Driga mi viene... Ah, figata, ecco, mi viene censurata. Comunque questa censura maledetta del telefono, io devo capire, questi asterischi me li segnerò stanotte. Quindi, c'è Luca Di Costanzo che dice, pensa a urtare con sta macchina. Vabbè, però diciamo un pochettino l'hanno urtato, non lo so. Io lo farei, vedi? Leclerc e Hamilton come me e Claudio che andiamo a lavoro in moto, ci sta. Non sarà sicura, ma sì, che figata, dice Madalendriga, sì, è vero. Cioè, pure secondo me deve essere una cosa bellissima, soprattutto perché poi gli equipaggi erano in due. Poi Antonio Tretta dice, ma io penso che avesse un telaio intorno al quale hanno messo i Lego. Secondo me no, perché il Lego su queste cose è forte, chissà. Gli avrei pagato per guidarla, ma io non faccio testo, sono un collezionista Lego. Vabbè, allora tu quando hai visto queste cose hai cominciato a cacciare la bava. Sembravi tipo il meme di Fry di Futurama che fa Shut up and take my money. Poi, sì, subito dice Ross 23. Comunque, quest'anno Lego per la prima volta ha acquistato la licenza della Formula 1 facendo una Mm. collezione intera meravigliosa. Quindi, di nuovo, shut up and take my money, è sicuro. No, ma Ross 23. l'abbiamo regalato un modellino Ferrari piccolino così, della Lego, Davvero? proprio di recente, sì sì. Eppure è un Ah, e nostro allora? follower, Lorenzo. Oh, che grandi! A questo punto, poi, vabbè, voglio vedere la foto. Poi gli chiederò la foto. Eh no, Sono non penso curioso. l'abbia ancora montata. Vabbè, figurati, poi appena Mhm. potrà. E poi cercate la pozza dei Matt a Bormio. Che roba è? Spoiler? Spoiler Ross, cos'è la pozza dei Matt? Se qualcosa sempre con auto, non auto, mi sta incuriosendo assai. Dopo magari ce l'andiamo a vedere. Anzi, mentre Peppe ci finisce di parlare Mhm. della Formula 1, io mi vado a cercare questa pozza dei Matt. Vai Peppe, io ti lascio continuare a parlare di Formula 1. No, va bene. Poi sostanzialmente che cosa è successo? Ok, questo qua stavolta andrà bene. Sostanzialmente c'è stata poi la gara. Allora, quindi abbiamo parlato sostanzialmente di tutto quindi il giretto con le leghe e poi c'è stata poi la gara con Verstappen che è partito primo. Cioè Eh? Verstappen sempre mostruoso. Cioè, nel senso, anche se non ha una E macchina. oddio, Mm? esatto, il sempre, boh, perché quest'anno... No, però Vabbè, in dice proporzione la alla macchina macchina. che ha, che si vede che è una macchina che non ce la fa tantissimo, perché se vedi Tsunoda, che magari tu dicevi, ok, prima c'era Lawson, prendi, dicevi, ok, magari è lui che non ce la fa,
Ma Tsunoda è uno che i suoi risultati belli li ha fatti in Racing Bull, Mm, no? mm, mm. Quindi, capito, non è un pilota di primo pelo e comunque, guarda là, sta decimo. Sì, sì, Quindi sì, sì. significa che la Red Bull non sta troppo performando. E invece è Verstappen che invece sta sempre sul pezzo. Sì, diciamo che trova sempre il modo, però ecco anche questo, no? La differenza tra i due, l'abbiamo detto ormai da diverse gare, bisogna capire anche se influisce il fatto che loro abbiano sviluppato una macchina molto incline alla guida di Verstappen e quindi meno a quella di Tsunoda, se ce l'ha differente. Vabbè, quello non l'hanno mai sviluppato in senso di Tsunoda perché quello mo è arrivato, poverino, non ha manco fatto Eh, la parte di sviluppo. Sì, però dico, Sì, sì. se lo stile di guida di Tsunoda avesse avuto una, diciamo, qualche similitudine con quello di Verstappen, se non altro per preferenza di guida, per Sì, sì, esempio, ti sì. porto un esempio, io Probabilmente voglio una sarebbe più in macchina, alto in classifica. esatto, perché si troverebbe meglio, Sì, ma questo quindi assolutamente. Ma bisogna quello capire anche Verstappen queste cose. c'ha quella sua guida particolare che premia solo lui praticamente. Sì, 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 sì. Forse è questo che magari è riuscito a portarlo in alto nel corso degli anni. Esatto, esatto. Mm, mm, E mm, quindi mm, mm. questa qua è la cosa. Aspetta, vorrei vedere l'arrivo. Eccolo qui. Quindi sostanzialmente allora andiamo a vedere un pochino Kimi Antonelli ancora lì. Terzo posto. Niente, niente male. Ottima prova delle Però Williams che andavano fortissimo. Guarda, sesto e settimo. mm, E andiamo a vedere una povera forse Ferrari, meglio delle Ferrari, ma questo sto vedendo infatti ottavo e ottava e dodicesimo. dodicesima. Bam. Andiamo a vedere poi com'è andata a finire la gara. Perché sai, è passato un po' di tempo. Mi ricordavo che Verstappen fosse arrivato un pochino più in alto. Comunque, a vincere è stato Piastri, Mm, poi Norris secondo, Russell terzo, no? mm. Verstappen quarto, quindi vedi, si vede un pochino più di difficoltà. Albon quinto, no? E poi Kimi Eh, Antonelli sesto. oh, Mm, un bel sesto posto comunque per Antonelli, ma quindi weekend di fuoco per lui. assolutamente, ma considera, allora, a parte, vabbè, non è andato a punti nella sprint race, ma fare così tanti punti, cioè, all'esordio, non è niente male. È vero che tu c'hai la Mercedes che forse è la seconda macchina in classifica, cioè nel senso di potenza, cioè di Mm, prestazioni. Cioè forse dopo McLaren è quella che sta messa meglio. mm, mm, mm. Però comunque tu sei all'esordio. Altri non hanno le tue prestazioni, anche in rispetto ai compagni di squadra. Invece qualche volta Antonelli lo batte a Russell. Russell che magari ha sviluppato la macchina, è stata più anni in Formula 1, è stata più anni è stata più anni in Mercedes, Vabbè, sì, 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 sì. capito? Tra l'altro, Peppe, Mm, leggo un po' di satira nei nostri commenti perché c'è Giulbis che è entrato a gamba tesa col suo primo commento di stasera che dice: Buonasera, salutiamo Franz Hermann, nuova stella dell'automobilismo. Subito dopo, in realtà, il commento di Madalindrica che annunciava questa cosa, sì. che dice: Oh, ma avete sentito che Verstappen ha battuto il record al Nürburgring con una Ferrari? Sulla macchina aveva uno pseudonimo, non voleva farsi vedere, poi l'hanno comunque sgamato, che sarebbe questo Franz Eh, Hermann. al- Eh, Se non sbaglio, allora non ho capito sto fatto il record però. Per... no, io ho saputo la notizia, ma poi non ho approfondito particolarmente. Ok, mo allora approfondiamo. Vabbè, vuoi finire di leggere i commenti e poi andiamo? No, 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 anzi, nel frattempo che tu continui, a questo punto chiedo ai nostri spettatori di scriverci qualcosina a tal proposito. Quindi scrivetecelo a voi la notizia e Mhm. parliamone. Allora, Nel frattempo che il buon sostanzialmente Peppe... pare che in generale Verstappen abbia un team, sostanzialmente una Ferrari 296 GT3 che corre alcuni campionati, no? Se non Mm, sbaglio sia proprio della Red Bull, mi pare di aver visto la livrea, sia pure marchiata Red Bull. E dovrebbe mm, mm, parteciparci anche come proprietario, mi pare, Verstappen. Ma correggetemi se sbaglio perché non sono tutti i dettagli. Comunque, praticamente, mm, cosa è successo? Pare che sia andato lui stesso a testare la macchina
Mm. e mi pare abbia fatto record, ma questo record non è assoluto perché se non sbaglio la pole Mm. della gara della 24 ore del Nürburgring e tutto, praticamente l'avevano fatta, lui se non sbaglio ha girato in 7 minuti e 56, la pole è stata fatta in 7 minuti e 51 tipo. Mm. Però Mm. Verstappen ha corso insieme ad altri, cioè nel traffico. Ah, ok, ok, ok. Mm. Vabbè, quindi è stato limitato da Sì, questa capito? Quindi cosa. forse lì sta il record perché in un open day, un track day tipo, c'è Mm, un mm, mm, mm. testing aperto a tutti quanti, lui ha fatto questo tempo. Quindi non l'ho capito, cioè perché poi quando dico ha fatto il record, sì, ma il record in che senso? Perché poi invece lo mettevano in confronto con la pole della gara, che faceva, e effettivamente quelli là con la pole sono andati un po' più veloce, però loro hanno fatto la pole in una In situazione di condizioni qualifica. di pista libera. In condizioni di pista libera. Esatto. Però come al solito, diciamo, ecco, anche il record, sì, ma di cosa, in che categoria, in che momento, perché il signorino che sta alle mie spalle, lì, Mm. ehm, diciamo, i record lì lasciano un po' il tempo che trovano a un certo punto, perché c'è il record praticamente di ogni cosa, cioè tu potresti fare, inventarti un record di categoria, un record qualcosa, adesso a meno che non sia il record assoluto, nel senso la macchina in assoluto più veloce al ring e così via, gli altri è sempre un gran terreno di battaglia per tanti costruttori, no? Per far parlare di sé, per farsi fotografare, per fare notizie e così via. Però diciamo che, No, ma come anche di boh, recente, anche una Mustang ha fatto il record al Nürburgring. e allora vedi, quanto più mi aiuti a dire, Che però capito? era stradale, si metteva in confronto con altre stradali e tutto. Allora, però aspetta, su questa cosa cerchiamola a volo a volo. Allora, Tra l'altro Verstappen. c'è Antonio Tretta e dice Verstappen Hermann come Stig Schumacher. Mm, Ma diciamo che Schumacher lì, se non sbaglio, ne abbiamo già parlato, ne parlammo proprio questo weekend io e Antonio. È plausibile che lì non fosse realmente Schumacher lo Stig, ma in quella puntata fosse promozionale perché la macchina che stava guidando era sua, l'FXX che provò nel giro fosse la sua personale, quindi di fatto non la poteva guidare nessun altro. E in quell'occasione fece questa genialata di farlo comparire come Stig e farlo comparire come Stig in quell'occasione e fare questa cosa come se fosse un reveal, ma non mi pare che fosse normalmente lui. Infatti, ecco, Madeline Driga dice sì, Stig non era Schumacher, esatto, Giulbis dice sì, è così, Claudio, io sapevo come te. Sì, pure io so, cioè diciamo, molti supportano questa tesi, perché poi tra l'altro Stig sono stati vari piloti nel corso del tempo, c'è stato qualcuno di loro che terminato il suo contratto l'ha rivelato, ha detto sì, ero io Stig per un periodo di tempo. Schumacher non è mai stato Stig, anche perché il discorso che facevamo io e Antonio, tra l'altro, diciamo questo weekend era anche di pensa Ferrari con uno Schumacher ai tempi d'oro, ok? mm. Quanto fosse felice di magari metterlo in pericolo che si potesse far male per un'operazione del genere. Sì, ok, non si sapeva che era lui, però se fosse successo qualcosa, così come Stig, per esempio, con la Koenigsegg CCX, se non sbaglio, andò, diciamo, uscì di pista, fece qualche danno, non si fece nulla a lui, ma qualcosina alla macchina lo fece. Non credo che fosse d'accordo Ferrari da una cosa del genere. Gli sportivi sono veramente blindati dalla possibilità che si possano far male in altro modo. Mi pare che ci siano alcuni sportivi a cui non è concesso fare neanche altri sport, o tipo andare in moto per alcune cose, perché ci potrebbe essere la possibilità che si facciano male nel tempo libero e quindi poi il team, la scuderia, quello che sia, non li ha più a disposizione. Mi pare una cosa del genere. E quindi questa è una delle motivazioni che continuano a farmi pensare
che la storia che non fosse Schumacher sia vera e che quindi fosse quella puntata nello specifico, una cosa prettamente promozionale, sia reale. Peppe, tu che ne pensi? C'è uno sportivo, no? Mm. C'è una squadra, non è che può dire sì, ok, è vero che è ingaggiato con me e mi sta facendo arrivare una caterva di soldi, di pubblicità, di fama e così via. Sì, te lo lascio con il rischio che si possa far male. No, per me non ha senso. No, ma secondo me è stato un po' di pubblicità perché là stava sulla cresta dell'onda sia il fatto della trasmissione Top Gear, che era probabilmente la trasmissione più famosa, cioè anzi è in generale la trasmissione più famosa a livello di motori, che tu ti Lo è sponsorizzavi stato. dicendo ok, Stig è il più... Scusa. Lo è stato perché da quando è andato via il trio, Clarkson e May, me, Sì, però dico lo è nel senso che anche a livello storico nome, non c'è adesso una trasmissione al pari. Cioè, probabilmente chiaro. neanche per certi aspetti The Grand Tour è stato ai livelli di Top Gear. Perché Top No, no, Gear sono era Top d'accordo. Gear, c'era... cioè, nel senso è stato qualcosa di iconico. Sì, sì, Capito? Cioè, nel sì, senso ha segnato forse una generazione, cioè, di trasmissioni TV sui motori. chiaro. Capito? Quindi per questo dico, è ancora, non nel senso che come la stanno facendo ancora, ma quella lì, cioè secondo me è ancora a dei livelli inarrivabili. Cioè non ci sta Sì. un trio, In un termini di gruppo, una nome, trasmissione che riesca ad avere quel seguito. E tu sì. sponsorizzavi Stig come essere il pilota più veloce del mondo. Avevi Schumacher, fresco campione del mondo, chi meglio, quale poteva essere il connubio. Quindi è stata, secondo me, neanche proprio una sponsorizzazione, è stata proprio una cosa lì per omaggiare un po' tutte e due le cose. Omaggiare il pilota Sì, più sì, forte del sì, sì. mondo, che tu lo dicevi Stig, eppure pure la trasmissione più famosa, tu vai là come campione del mondo e ti fai riconoscere come Stig. Però hai capito che giramento di palle il vero Stig che fa tanto per non farsi sgamare e così via. E poi improvvisamente tutti quanti si ricordano di Stig come Schumacher e non che magari quella è stata una trovata promozionale. Sai che giramento di coglioni, poverino. Può darsi, però considera che mi pare non ce n'è stato solo uno, di Stig. Eh sì, ok, però dico, cioè al pilota che sta facendo Stig dice, ma benedetto Iddio, no? Cioè, tutti quanti, sai, mio sannano Stig, questa figura mitologica, e poi viene lui e si prende tutti i meriti e viene ricordato come unico e solo Stig della storia. Che diamine. Ma tu non hai capito cosa è successo? Ma c'è stato anche di peggio. Cioè, ma non Perché? nell'ambito motori. Perché poi a un Ah, certo ok. punto, quando ci sono queste questioni, diventa per certi aspetti lavoro. E Sì, ok, considera che è apparso pure, usciamo un po' dall'ambito motori, ma sai Star Wars, sì, Darth Vader, sì. l'attore che ha fatto tutta la prima trilogia, Eh. è mica l'attore che si vede poi quando gli tolgono il casco. Ah, vero, vero, vero. E tu Sì, immagina di aver l'ho sentita fatto sta cosa. forse il cattivo più famoso della storia, no? Di E non aver essere recitato alcune delle riconosciuto. battute più famose della storia, ti registrano una cosa, e poi pigliano un altro attore, gli tolgono il casco e quello è Darth Vader. È la stessa, è lo stesso limone, ma ma così, un limone così, enorme. E, allora, aspetta, vediamo vediamo un po' di commenti. Perché poi ce ne siamo persi un pochettino. Sì, sì. Dice Madeline Riga, Stig era uno stunt che guidava le auto nei film di 007, o almeno a questo punto uno degli Stig. Mm. Giulbis dice anche perché diversi piloti di Formula 1 hanno battuto Stig sulla sua pista a parità di auto. Sì, sì, Verstappen non può nemmeno dormire con la moglie, dice Antonio Tretta, per il fatto che dicevo che i Eh. team chiaramente non preferiscano che si possano far male, che poi dormire con la moglie far male, no, cioè, voglio dire. E sono d'accordo con Peppe, non mi ricordo però con quale, cioè, non mi ricordo nello No, specifico. l'ha scritto quando dicevo il fatto, la trasmissione più, la Ok, più migliore, seguita. diciamo. Sì, sì. Poi Top Gear e il GOT, però loro tre facevano la differenza, soprattutto con gli speciali, era davvero bello da vedere, verissimo, questo sì, ma io mi ricordo che anch'io sono cresciuto a pane e Top Gear, anche a fare a quattro rute meritava, non lo so,
Non lo so. A fare 4 rute veramente, cioè, non so se l'hai detto per prendere in giro oppure no, però punto interrogativo, era molto forzato. Poi basta vedere cosa è successo a Martin. In allenamento motocross si è spinato e fratturato, ora non riesce a riprendersi anche dopo l'ultima caduta per una svista, si è giocato il campionato, vedi? E tutto Mhm. torna alla fine. Poi saluto Emilia F che dice buonasera a tutti e più giù c'è Angels 2344, Angelo che dice buonasera. Poi sì, programmi belli ce ne sono stati, solo qui in Italia non siamo riusciti a farne uno decente. Che è vero, a fare a 4 ore d'Italia non è mai decollato particolarmente. Top Gear USA era bello anche, c'era Tanner Faust, non so come si legga, però quello inglese è inarrivabile, Beh, sì. Diciamo che Top Gear universalmente, se parli di Top Gear è quello inglese, no, è ma non quello della solo, ma Midis. adesso dico una cosa, forse per certi aspetti anche un po' controcorrente, un po', non flame, però un po' magari controcorrente. Ah no, no, Flame, io ti ricordo il Allora, titolo della live di stasera. premesso che a me piace tantissimo Inarrivabile proprio per qualità e tutto, ma qualsiasi trasmissione, cioè anche Ah, magari più belle, magari ce ne stanno anche di più belle, no? ma Però no così ignoranti. con quello stile un po' a tre, Top Gear, sfide e tutto, sarà inarrivabile perché Top Gear è stata la prima. Sì, 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 sì. Cioè, Sì, ha creato un format. ha creato quindi tutte quante, visto che soprattutto a noi un pochino più vecchietti, perché magari un ragazzo di 20 anni ora, no? Magari non ha Non visto lo quel Top Gear, conosce. non l'ha vissuto, no? E quindi lo vede e dice, ah sì, bello, ma oggi c'è Hypercar. Non lo so, sto Mm. dicendo una cavolata. Oppure fra 10 anni ci sarà la trasmissione, così allora crescerà. Ma tutti noi che aspettavamo in TV, io mi ricordo ci stavano i canali riguardanti i motori, no? Che ti Sì, mettevi là e le davano a sì, ripetizione alcune volte le puntate, no? E tu ti mettevi là esatto. ore e ore a guardarli. Qualsiasi trasmissione, anche magari di qualità superiore, sarà una copia di quelle. Ma allora, se tu solo pensi che tante volte, anche quando, allora, quando noi spettatori guardiamo i programmi, lo equipariamo a Top Gear, cioè facciamo comunque un paragone in bene o nel male, ma anche addirittura alcuni programmi di base quando nascono, o anche alcuni format, alcuni video, facciamo una cosa stile Top Gear, vuol dire che già, c'è già questo vuol dire che è una copia. Mm. Cioè, se tu ci pensi una cosa del genere, già vuol dire che tu non stai creando un format originale, stai creando un qualcosa che si rifà ad una cosa esistente. Quindi loro sono stati capaci di creare un qualcosa che è andato oltre i confini temporali, è stato molto trasversale ed è entrato come fenomeno pop. Perché Ma poi alla fine Top Gear lo potremmo definire un fenomeno pop. sì, ma anche fondamentalmente i tre conduttori, no? Come Chiaro? lavoravano come erano, tipo c'era quello del gradassetto sfottitore, Sì. ci stava per esempio quello là un pochino più così che era May, che era un pochino più tranquillo e Sì, un tutto. po' più morigerato. Così, e poi c'era quello là che probabilmente era un po' più veloce, forse un po' più tecnico Hammond, anche se poi ha fatto i danni maggiori, che poi sono stati le fortune per certi aspetti, per quelle case automobilistiche. Ma io non so se lui le abbia ritenute come tali, soprattutto quando si fece male con No. diciamo il... Con la macchina elettrica là che ci misero 3 giorni per spegnerla? No, 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 con... Mio Dio, non mi viene il termine, quelle auto che fanno le gare, il Top Fuel, Ah, ok. con il dragster, il Top Fuel. Lui lì ricordo che si è passato qualche mese di ospedale. No, ma più di una volta, ma anche quando non si fermò alla fine della cronoscalata e andò a finire con quella macchina a 1 milione di euro che gli avevano affidato. Con la Rimaz. Quella però è stata la fortuna, almeno in quel caso è stata la fortuna della Rimac perché l'hanno... cioè nel senso ha fatto molta pubblicità. Sì, 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 di fatto fino ad allora la Rimaz era quasi sconosciuta. Mhm. Tra l'altro, curioso, ehm, si scrive Rimac, si legge Rimaz Ah, con la Rimaz, Z. non lo sapevo. Sì, ragazzi, Mia ho colpa. quasi avuto un cazziatone da una persona che lavora in Rimaz e dice: No, no, ma si dice Rimaz. Che cazzo scrivete Rimac se poi si legge Rimaz? Mannaggia Giuda. E quindi ve lo dico perché magari vi potrebbe tornare utile qualche giorno. Oppure, nel caso, fatevi.
fighi con i vostri amici dicendo, ragazzi, io su Motorcast ho imparato che si dice Rimez, quindi fate da scuola ai vostri amici. Allora. Vediamo. Chi ha visto... No, aspetta, giusto. Dai, Cla era bellissimo a fare a quattro ruote. Io adoro Ed Cina, lo seguo ancora su YouTube. Sì, però non lo so, non mi ha mai stuzzicato Vabbè, ma particolarmente. a fare a quattro ruote però era un po' un format, cioè in È generale già visto. interessante. Sì, Perché è un format sì, che sì. in America va tanto di questi qua, è tipo che ne so, prendono la casa, la ristrutturano, fanno questo e fanno il progetto. Per esempio ci Eh, sta pure una cosa tipo motori bollenti, ma non me lo ricordo, ma lo stavo vedendo. Peppe, motori bollenti, forse l'hai visto da qualche altra parte. No, vabbè, no, non era quello. Nel senso, questi garage, no, che fanno tutte quante restauri, è un... guarda, sempre a pensare male. Comunque, Ma io assolutamente. è un... aspetta, lo stava su Netflix, vabbè. Comunque ci stanno vari. Era un format già visto. Mi stava venendo una crisi di risata, perdonatemi, perché così, random. Ma tra l'altro, a proposito di queste cose di prendere le auto, fare, dire e così via, io penso che uno dei primi che abbia dato un input a una cosa del genere, ve lo ricordate Pimp My Ride? Peppe, te lo ricordi Pimp? Che stai dicendo? Non te lo ricordi o non lo conosci? No, non mi ricordo. Pimp My Ride, Peppe. Sai, non lo so, mi sento come Papà Castoro che fa siediti, devo raccontarti una storia. Cioè, in questo momento mi sento così. Ma facevano delle cose fighissime. Pimp My Ride me lo vedevo, era bellissimo con la West Coast Customs. E dopo magari te ne dico qualcosa, leggo un po' di commenti. Diciamo che i tre presentatori erano complementari e perfetti e Mm, facevano proprio ridere come pochissimi, dice Giulbis, che poi di fatto è vero. E avevano creato, sì, dice Giulbis utilizza perfettamente il termine complementari, erano perfettamente così. Un programma davvero bello c'è, ma non trasmette in TV solo streaming, dice se- Ross23. secondo me si Qual è? riferisce a noi. Ah, che grande! No, questa cosa è bellissima. Mi dispiace non averla capita subito. Veramente sono stato tardo. Che grande. Questa cosa, guarda, questa cosa mi riempie di gioia, di orgoglio. Grazie, Ross. Poi, pilota di Tanner Faust, pilota di Rallycross, era molto veloce e bravo, dice Madalindriga. Poi, chi ha vissuto Top Gear da più o meno all'inizio sa che niente si avvicina a Top Gear. Quando si tamponavano mi facevano morire, però ma a volte quando hanno fatto le minchiate e così via. Poi, anni 80-90 Grand Prix su Mediaset, TG2 motori the best. Poi, ragazzi, allora, chi di voi spettatori, Peppe tu Mm. compreso, devi essere sincero, chi di voi non ha letto il commento di Julbis che dice Hammond e tutti quei punti esclamativi con la voce di Clarkson che dice Hammond come ho fatto io adesso? Aspetta, ah, ok. Sì. Cioè, Quello- è così, cioè, è come se l'avessi visto in un meme, è come dare voce a un meme, sì. bellissimo, c'è un meme che parla. Poi Hammond si è fatto male due volte, quello che dicevamo, sì, con la Rimaz, col Dragster e con la Rimaz, esatto. Drive Up su Mediaset è un po' una copia di TG2 Motori, a me non piace, non mi piace perché se non sbaglio Drive Up è quello pure con Wikipedia, non mi fa impazzire perché secondo me non è portato avanti con carattere. Si vede che forse leggono un copione, onestamente. Poi, mi sembra che è la C con che di Mm. non lo so. Stasera state mettendo in difficoltà con le pronunce Aspetta, comunque. dov'è? Vedi? Sì, la C, quella con il trattino sotto. Allora, Ah, ufficialmente, se non sbaglio, c'è la C nel lettering ufficiale, la C classica, quella che vediamo in Italia. Non c'è quel segnetto sotto, però boh, potrebbe essere. E poi, non avere cattivi pensieri, cioè, no,
Ma io, ragazzi, la malizia è nelle orecchie di chi ascolta, comunque vi dico. Poi, no, però aspetta, mi sono perso forse qualcosina che il telefono poi si è ricollegato con... Xibit presentatore, la West Coast Custom che lavora ancora, sì, lavora ancora la West Coast Custom e tra l'altro in quel programma, se non sbaglio, c'era, al di là di Xibit, c'era forse qualcosa tipo Jay-Z, qualche rapper famoso, cioè qualche cantante famoso americano, non mi ricordo, comunque c'era di mezzo, non mi ricordo nello specifico. Poi, raga, ma Hammond quante ne ha schiantate? Peggio di Leclerc, vero, vero. Hammond è stato, ma secondo me è perché quello che osava un po' di più. Forse anagraficamente anche il più giovane dei tre. Peppe, Penso tu di lo sì, sai? immagino. Aspetta, questo è da cercare. Vediamo. Allora, Jeremy Clarkson, conduttore televisivo. È dell'11 aprile 1960, Mm, quindi ha 65 anni. Poi James qual è? May, vediamo. È del 16 gennaio 1963, quindi 62, quindi James May, Vediamo 3 anni May. più Ah, piccolo. James May è un po' più giovane, quindi. Esatto, 3 anni più piccolo di Clarkson. Mm. Poi Richard Hammond. Ebbene sì, è di parecchio, è del 69, 19 dicembre 1969, a 55 anni ad oggi. Quindi sì, è 10 anni più piccolo di Clarkson Mhm. e 7 anni più piccolo di May. Ci sta, ci sta. Poi fecero anche la puntata insieme a Schwarzenegger quando era governatore della California per mettere l'attenzione sui carburanti alternativi. Una Impala biodiesel che andava più di un Lamborghini. Il cambio mi sembra fosse di un camion, non ricordo. Eh sì, se non sbaglio, una puntata del genere. Beh, è vero che loro nel corso del tempo hanno fatto tantissime collaborazioni, queste cose qua. Hanno invitato tantissime persone, anche perché se ci pensate, loro avevano un peso specifico come trasmissione eccezionale. Io penso che in tantissimi avessero il sogno di partecipare a Top Gear. Tanto è vero che facevano questo format, no, del giro di pista con l'auto, la affordable car, quindi l'auto che si potevano permettere Mhm. tutti, però guidata da qualche celebrità. Ve lo ricordate? Sì, sì. E si mettevano lì, no, con queste auto e commentavano in studio con la persona che aveva fatto la prova e commentavano in studio, diciamo, il suo giro cronometrato, il suo hot lap. Questa è una cosa Sì, e poi meravigliosa. facevano la E ha classifica. sì, esatto, sì, che facevano tutta la classifica. Poi c'è Afram che dice: Ciao ragazzi, ciao Afram, buonasera, bentornato. C'è Antonio Tretta, dice Mister Lento. Quando Hammond si piantò con l'auto da rally in un salto, poi James May con l'Evolution stava per fare un frontale clamoroso nel tunnel, vero, me lo Sì. ricordo. Poi entro fine mese arriva la mia nuova macchina, la Cupra Leon 1550 cavalli hybrid DSG. Cosa ne pensate? Poco tempo fa ho provato la Formentor con lo stesso motore, non male, DSG sempre, diciamo te lo dico al volo, DSG sempre una garanzia, non male come motore, forse sulla Leon va ancora meglio perché è un po' più leggera e probabilmente anche un po' più scattante. Diciamo che per una guida di tutti i giorni assolutamente niente da dire. A differenza di alcuni ibridi che stanno facendo tipo gruppo Stellantis, non va mai solo in elettrico, ma è sempre un mild hybrid, quindi va sempre a aiutare un po' il motore termico, però non mi è sembrato manco male come corposità di erogazione, è gestito tutto sommato abbastanza bene, diciamo questo al volo. Meglio sempre avere un 2000 ma Pro, dicevo video, vabbè, un video sempre, diciamo con i suoi pensieri un po' radicali, dai. Bella, complimenti, auguri. Comunque è vero, poi faccelo sapere quando ti effettivamente è arrivata, magari mandaci una foto, così la mettiamo in live, la trasmettiamo in live e ti facciamo gli auguri. Poi di che, so- di che sottovano in maniera clamorosa quelle cariole, dice Giul Beast. Peppe, secondo te cos'è? Di che sottomano? Sotto, Non so. vabbè, Giul Beast, scrivici. Bisognerebbe vedere pure a cosa si stava riferendo. Esatto, bravo. Poi anche se essendo ibrido ci sta il 1500, poi bella macchina, io ho il DSG sulla Skoda da tenere sempre sport, ma dipende da come è tarato sulla macchina.
Allora, sì, anche per esempio sulla Cupra Formentor tendeva a tenere la marcia un po' più del necessario in alcune situazioni, però non la mettevo comunque in sport perché tanto non è che ce n'era tantissimo bisogno. Abituato al 1100 cavalli della Clio sarà più brio 1000 volte. Ma te lo metto per iscritto senza problemi. Comunque in generale è un ottimo cambio. Lo dice anche Ovidio che lui ce l'ha sulla 3, anche se lì è... oddio, come lo chiama Audi? L'S-Tronic, ok. Parliamone, dice Ovidio, sulla notizia dell'Alfa Romeo Tonale, la denuncia dei carabinieri. Vabbè, c'è veramente allora vogliamo andare nei flame, vedi Peppe? C'è qua veramente vogliamo Ci cominciare i tengono flame. proprio. Cioè, stiamo veramente. È la puntata dei flame. Allora, facciamo una bella cosa. Ragazzi, vi saluto che stasera sono un po' KO, dice Ross. Ciao Ross, grazie veramente tanto di quel complimento, è stato bellissimo. E buonanotte, tanto ci possiamo tranquillamente vedere il lunedì prossimo. Mi riferivo ai giri che facevano le celebrità con le auto che andavano in sottosterzo, Ah, ecco. sì, sì. Sì, sì. Le celebrità andavano sottosterzo in modo ignobile e clamoroso praticamente a ogni curva, sì. E, poi ho una 911 Carrera 4S in garage stasera, anche quella è il DSG. Quella è una variazione di DSG che si chiama Tiptronic. La, come si chiama? La Porsche, diciamo il DSG di Porsche si chiama Tiptronic. Quindi ci sta. Quelle sono variazioni sul tema, ma la base di funzionamento è quella. DSG sta per Duppel qualcosa, Grug, una cosa del genere, comunque cambio doppia frizione. Cioè è l'acronimo tedesco di cambio doppia frizione. Cioè, questo è Mm. le- la cosa. Come aspetta? Come DCT, ecco, non mi viene il termine, come DCT che è Dual Clutch Technology. Ecco, quelle come tecnologia a doppia frizione. Poi. Solo che in francese non ho trovato la versione italiana, dice Madeline Riga, sul video YouTube che ci ha linkato. Vediamo, sono curioso, cosa porta questo video YouTube? Vediamo. Ah, sì, ecco quello di Schwarzenegger, di Pimp My Ride, però... ehm, aspetta, ma che era 50 Cent, no, forse era Ludacris, no, non mi ricordo, però era un rapper, questo qua che sta sulla sinistra, vabbè, vedremo. Mm. Sicuramente, vabbè, non ce lo possiamo vedere tutto quanto, perché poi tra l'altro dura 20 minuti, infatti di MTV France, però sono sempre curiose, diciamo, queste compartecipazioni. Poi, meglio a bagno d'olio o a secco il cambio? Dice Afram. Allora, dipende. Così come i Carter, ci sono pro e contro, tutto sommato, da ambo i lati. I più utilizzati e che richiedono meno manutenzione sono quelli a bagno d'olio. Conta che il cambio, diciamo, secco, diciamo, ha bisogno di un po' di manutenzione in più. Anche se secondo me lo Steptronic BMW mi è piaciuto un po' di più, leggermente più reattivo, ma guarda, quello dipende tanto da quelle che sono da quelli che sono i settaggi, magari anche differente da auto ad auto, auto di segmenti simili oppure no, dipende, quindi potrebbe essere questa la discriminante. Dipende dall'uso sportivo o no? Sì, tutto sommato sì. Xbit era un rapper, dice Maddalena Riga, sì. Ricordo che c'era di Xibit me lo ricordo, ma mi ricordo che c'era pure qualche altro rapper, però boh, alzo le mani. Veramente di Pimp My Ride si parla di tanto tempo fa. Quindi potrei tranquillamente non ricordarmi bene questa situazione. Però, Peppe, io stavo valutando l'ipotesi, stavo valutando l'idea. Adesso non ricordo di come noi parlando di Formula 1 siamo finiti a Mm. parlare di tutt'altro. Cioè, dalla Formula 1 a Pimp My Ride è impegnativo il salto, eh.
Cioè, se Vero, dovessi bisognerebbe andare a raccontare... vedere tutti i passaggi che abbiamo fatto, tipo quando vai su Wikipedia e non... Dai, esatto, uguale. Il vortice Wikipedia. Mhm. Ma perché è impegnativo, dalla Formula 1 a Pimp My Ride. Ce ne vuole. Però, visto che i nostri spettatori vogliono i Mhm. flame. Cioè, io ce ne ho uno caldissimo di flame dal quale da sottoporvi. Perché, allora, diversi giorni fa ho scritto un articolo. Ne ho scritto uno. E c'è Antonio Tretta che dice devo lasciarvi. Antonio, guarda che sto lanciando un flame infamissimo. Infame, infame. Non lo so, sei sicuro che ci vuoi lasciare? Non vuoi trattenerti 5 minuti giusto per dire la tua? Guardalo, ha detto aspetto. Allora, dai. Allora. Flame assoluto. Qualche giorno fa ho scritto un articolo e mentre lo scrivevo pensavo proprio ne devo parlare in live perché voglio sentire il vostro parere. Vai Peppe, lo puoi far vedere. Xiaomi ha il SUV SU7, la versione Ultra, che è cioè, no, scusatemi, non il SUV SU7, la berlina SU7, però nella versione Ultra, è una macchina elettrica da oltre 1200 cavalli, 1000, 1200, forse anche qualcosa in più, forse 1500. Non mi ricordo nello specifico quanti, ok? Però pensate che improvvisamente la cara Xiaomi ha fatto un aggiornamento. Sapete che adesso molte auto hanno gli aggiornamenti over the air, quindi non devi andare in officina come gli smartphone, basta una connessione internet e si aggiornano. Peccato che con l'ultimo aggiornamento i proprietari hanno avuto una brutta sorpresa. La macchina ha adesso 650 cavalli in meno. Così, dall'oggi al domani, Xiaomi ha deciso di castrare di 650 cavalli la SU7 Ultra e quindi lasciargliene solo 888, che comunque non sono pochi, soprattutto considerando la macchina, soprattutto una macchina elettrica, però così, in modo completamente arbitrario, ha deciso di fare questa cosa. Ora, vuoi la mia opinione? Xiaomi fa ottimi compressori per le gomme. È vero, fa degli ottimi compressori per le gomme. Quello, e anche lì ha lanciato, diciamo, un trend. Però il concetto qual è? Xiaomi non ha detto io ti castro la macchina, punto e basta, non te la farò mai avere così. Ha detto semplicemente una cosa. Per ovviare, o meglio, per aumentare la sicurezza, io sblocco la potenza piena ai proprietari della SU7 Ultra, quindi faccio passare da 888 a quei 1500X, solo se il proprietario va su una pista che è riconosciuta da Xiaomi come ufficiale, quindi che loro hanno mappato, hanno preso i loro riferimenti e così via. Nella modalità qualifying della macchina si fa un giro di pista cronometrato, fa acquisire alla macchina la telemetria, fa elaborare la macchina la telemetria. Se la macchina lo ritiene degno, allora sblocca tutta la potenza. Cioè, devi andare in pista, dimostrare di essere capace di addomesticare tutta quella potenza. Probabilmente loro avranno fatto qualche giro con i loro driver, con laudatori, qualche pilota, qualcosa sulle varie piste. Avranno preso dei riferimenti telemetrici e quindi hanno una base sulla quale andare a equiparare. Peppe, io sarei anche tanto curioso di capire poi quanto sia spinta la richiesta telemetrica per sbloccarti la potenza. Però, a prescindere da questo, cioè, voi come vi sentireste se andate a comprare un prodotto che vi viene venduto per 1500X e rotti i cavalli? Improvvisamente una mattina fate: "Oh, che bello, come il mio smartphone, anche la mia macchina ha l'aggiornamento". Per Mhm. poi scoprire: "Lo sai che ti abbiamo tolto 650 cavalli?" Cioè, che cosa è successo? Cioè, non è vero che non è più conforme a quello che avete comprato perché c'è la possibilità di sbloccarli, però a patto che siate un pilota fatto e finito. Cioè,
non ha senso questa cosa. Peppe, tu che ne pensi? Innanzitutto, aspetta, prima di passarti la parola, faccio i vari saluti Vai, vai. perché vedo Lemon Ludo che dice buonasera, ciao Lemon Ludo, buonasera anche a te. E poi Peppe, c'è Antonio Ves 24 al quale io devo fare ufficialmente anche gli Eh auguri sì, perché si è sposato. Antonio, tanti auguri di un felice matrimonio. So che è stata una bella giornata. Ti ho fatto già gli auguri via WhatsApp, ti ho mandato il video, abbiamo avuto modo di parlare, però a questo punto ti faccio i miei auguri di un felice matrimonio qui in diretta avanti a tutti i nostri spettatori. Quindi tanti auguri a te e a tua moglie di una felicissima vita matrimoniale insieme. Adesso potremmo lasciarci andare a delle becere battute sulla vita matrimoniale, ma evito assolutamente, faccio il bravo questa sera perché da mio sposo ti faccio godere questo momento di gioia particolare. Quindi veramente tanti auguri a te e a tua moglie. Posso dire, non è più futura moglie. Io mi ricordo, Peppe, le prime volte durante le quali ho parlato con Antonio, che lui mi chiedeva, io fresco sposo, oh, ma il matrimonio, io mi sto organizzando, io gli segnalavo delle cose, ricordo che eravamo nella Pitlin Imola, dicevo, caro mio, poi un giorno ci arrivi al matrimonio, cazzo, sembrava un sacco di tempo fa, oh, quel giorno pure è arrivato, Antonio, quindi è pure arrivato questo giorno, a me te lo sembrava tanto tempo fa, invece poi alla fine. E quindi vedo che arrivano anche un po' di auguri, dobbiamo... un po' di ansia. Però dobbiamo fare il cuoricino alle Molludo. Vero, vabbè, tu il cuoricino, io come mio solito punto il mio cuoricino è a forma di Nürburgring, mi dispiace, quindi io punto quello. E quindi vedo, sai, i vari auguri, eccetera, per il buon Antonio che è venuto al volo a salutarci in live, mi fa molto piacere. Però eravamo rimasti con questa Xiaomi. Eh, Cioè, Peppe, secondo te sta politica allora, ha senso o non ha senso? allora, in verità, allora, ci sono due aspetti da considerare, Mm. secondo me. Da una parte può avere senso perché già si parlava del fatto che, ok, la limitazione di potenza, no? Per esempio, anche in Mm. Italia i neopatentati hanno la limitazione di potenza. A quanto pare non per Oh. Antonelli. Non ci siamo arrivati poi a parlarne. Perché è fighissima la scena che lui si è presa la patente a San Marino per poter. Perché lui guida delle Formula 1, non può guidare una macchina da 400-500 cavalli, no? E Vabbè, ci l'ha presa a sta. San Marino perché lì non ci sono limitazioni e si è presentata a scuola con la Mercedes che gli hanno regalato. E gli hanno Bellissimo. regalato, bellissimo. Bellissimo. Comunque, vabbè, piccolo excursus velocissimo. Allora, che cosa succede? Si parla tanto della limitazione di una patente eventualmente speciale per le supercar. Perché, Mm. allora, Mm. anche qui si apre un dibattito. Ormai le supercar sono facili da gestire. Cioè, nel senso, se tu sei una persona con un po' di senno, ti vuoi comprare la Ferrari, ma non è che devi correre per forza. Si riesca a fare Eh, tranquillamente manovre e tutto, e gestire nella città. Non sono come prima che erano dei cavalli imbizzarriti, magari con la frizione appena ti eh. scappava, la macchina partiva, no? Boom. Sì, Eh. esplodi, cioè volavi. Quindi praticamente, ok, si vociferava questa cosa, quindi la cosa può avere senso, perché tu dici, allora io ho 1400 cavalli, no? Mm. Cioè Che già di 1400, per sé, 1500, ma dove li sì, usi? tra l'altro elettrici. Tratti elettrici, ok, così va bene, ma dove li usi per strada? Quindi dici, uno, non ti servono. Due, per gestire quelle potenze magari me lo devi dimostrare in qualche modo. Però, Però sai cosa? mm, Cioè, secondo me c'è sempre un però. sì, ma infatti ci Perché... stavo arrivando al però. Ah, ok, scusami, vai. No, ho detto, però io ho comprato una macchina, cioè tu me l'hai venduta con 1500 cavalli, io l'ho comprata perché aveva i 1500 cavalli. Esatto. Cioè, come ti permetti a togliermeli? Così. Diventa quasi un prodotto non conforme. Cioè, nel senso io te la posso Perché... restituire, no, guarda, tu mi hai detto perché io ti devo dimostrare qualcosa. Cioè, da un certo punto ci può anche stare, però l'avrei vista più come legge di Stato di dire, oh guarda, tu mi devi dimostrare per comprare questa macchina più di 1000 cavalli, mi devi dimostrare di Sì, esserne ma in grado, devi avere la patente speciale. ci sarebbe dovuta essere a monte.
Non che prima compri la macchina e poi succede questa cosa, Esatto, però capito? immagina una cosa, sai perché ha sbagliato? A parte che secondo me nasconde qualcosa che di Eh, progettazione questa cosa, un modo. Perché poi 1500 cavalli quando li usi, se ce l'hai sempre disponibili ti fai la sparata magari e tutto, mentre invece se tu devi andare in pista, a parte magari non li riattivi, due magari poi li usi solo tipo in pista in un contesto controllato, però vabbè, però ma immagina che infatti, figo. guarda, Mm, c'è anche per esempio Antonio che dice: Dai, raga, è palese che c'è un problema tecnico, lo stanno eh, mascherando. può darsi anche. Ma a parte tutto, tutta quella coppia, anche non supercar elettriche, le persone normali la sapranno gestire, dice Afram. Ma di fatto le persone Allora, non le gestiscono, è tutta l'elettronica che fa. sì, 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 la maggior parte, ma soprattutto con l'elettrico, sì. Però, sai il concetto qual è? Un po' come dicevi tu, secondo me non ha senso come cosa. Allora, uno con 888 cavalli ti uccidi uguale. Sì. Cioè, non è che No, diciamo cambia ma anche con qualcosa. 300 ti uccidi. Sì, sì, però, capito? 888 cavalli resta comunque una potenza difficilissima da gestire, soprattutto elettrica. E quindi partiamo da questo presupposto. Però io non sono d'accordo a questa politica, uno perché io compro una cosa e voglio che sia così, Mm, quindi non puoi a cosa fatta limitarmela. Tant'è vero che questa cosa è successa in Cina, fosse successa in America c'è la Lemon Law. mm, In pratica, se un prodotto non è più conforme alle specifiche con le quali è stato venduto, il cliente te lo può restituire pari pari anche dopo anni e tu lo devi rimborsare esattamente della cifra che ha speso per comprarlo nuovo. mm. Quindi lì Xiaomi potrebbe dire: Cara Xiaomi, io la prendo la tua macchina, te la restituisco, tu mi dai fino all'ultimo centesimo e chi si è visto si è visto. Perché non è più un prodotto con delle caratteristiche simili a quelle che mi hai venduto. Questo successe col Dieselgate, per esempio, nel Eh, 2015 con Volkswagen. Le auto con le nuove mappature delle centraline per rientrare nei parametri di emissioni avevano meno potenza e molti americani hanno sfruttato la Lemon Law, solo che lì si arrivava a un accordo e in pratica Volkswagen restituì solo dei soldi a mo' di risarcimento senza mm. però riprendersi la macchina, quindi alla fine si trovò questa specie di accordo. Comunque, meno male che non è successo negli Stati Uniti, perché sarebbe successo probabilmente un putiferio. Ma anche se non li uso, anche se ho quella macchina ce l'ho in garage, è un mio bene e cioè, non puoi assolutamente. Non posso aver paura di un aggiornamento. No, Non ma ha Claudio, senso. seguimi su un ragionamento, no? Perché secondo Mm. me nasconde qualcosina? A parte, vabbè, l'avevamo vista quella che non frenava, ma anche se dico, ah, non sanno fare i freni, quello l'impianto frenante mi pare forse era a parte, cioè l'impianto frenante tu ce lo metti alla macchina. Sì, che poi tra l'altro mi pare che stesso Jules Beast Mm. l'aveva detto. Aspetta, Può magari darsi in meglio qualche commento concentrarsi sui in freni. una live ci stava questo fatto, dice, come noi critichiamo, No, ma. no, no, proprio più sopra, più Mm? sopra. Esattamente prima del saluto di Lemon Ludo c'era magari meglio concentrarsi sui freni. Ah, ok. Ah, ok, no, me Sì, l'ero perso, scusami. Cioè, nel senso, sì, l'avevo scusami, Giubis. leggiucchiato. L'avevo No, leggiucchiato. Sì, sì, allora, sì. ma non è questo, però immagina una cosa. Allora, perché farla a posteriori questa cosa? Cioè, se tu c'hai questa Mm, idea, no? Immagina che grande figata di marketing, no? Per una mm, macchina mm, appena mm. uscita. Che tu dici, no, guarda, in fase d'acquisto noi ti portiamo su una pista e tu ci devi tipo dimostrare che sai guidare, se no non te la vendiamo. Oppure se no te la vendiamo depotenziata. Cioè, se tu lo dici a priori, no? Tu dici, guarda, io ho la versione da 800 cavalli. Se vuoi quella da 1500 mi devi fare un giro in pista e me lo devi dimostrare. Quindi tu devi essere tipo un eletto, una cosa, capito? A livello di marche sarebbe stato, no? Tu te la devi meritare l'auto, no? Però, allora, il problema qual è? Cioè, in quel caso, e qui tra l'altro rientriamo con l'ultimo commento che ha scritto Giul Beast, in quel caso io devo prima comprare la macchina e poi dimostrartelo, oppure tu mi dai un'auto demo, se te lo dimostro me la fai comprare direttamente con 1500? Cioè, perché Giul Beast non ha Mm. scritto una cosa sbagliata, dice quanti di quelli che l'hanno acquistata con 1500 cavalli la riacquisterebbero con 800? Non è banale come cosa. Sì, sì, no, ma assolutamente. Ma è vero questa Quindi, cosa. Però immagino mm, come marche, ti ricordi OnePlus? sì, All'inizio? ah, OnePlus, uno dei primi telefoni,
tu praticamente gli dovevi Ah, mandare il tuo iPhone, tipo, loro te lo davano soltanto se tu tipo gli mandavi il tuo iPhone, se non sbaglio, oppure dovevi stare in una cerchia ristretta, dovevi preiscriverti. OnePlus era nata così inizialmente, era una cosa molto che dava delle esclusività, no? elitaria, Esatto. sì. Tu immagina una cosa di questo, mo al di là che magari tu la compri 800 e poi te la sbloccano, oppure compri la versione direttamente da 1500, immagina per esempio una mossa del genere avrebbe il suo perché dice guarda, questa 1500 cavalli è un'auto pericolosa, tu mi devi dimostrare che a livello sociale per me la devi dimostrare tu. Sarebbe stata una mossa fighissima. Cioè, alla fine tu non la puoi comprare solo con i soldi, ma anche con le abilità, no? Ma a me sta bene, Eh ma no, che però questa cosa fatta a priori, no deve avvenire a dopo. monte. Esatto, bravissimo, questa cosa deve avvenire a monte. Per me il concetto che venga fatto a posteriori non ha, cioè è follia, non ha senso. Però, Mm, visto che come si suol dire, è uno dei detti, no? A pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina, la mhm, buttiamo lì. Tra le varie ipotesi, il buon Antonio Traetta, quando c'era scritto, dai raga, è palese che c'è un problema tecnico e lo stanno mm, mascherando, il concetto qual è? È plausibile che questa mossa, oltre a guardare, diciamo, alla sicurezza, perché ripeto, con 888 cavalli non è che hai la macchinina, non so, c'è la minicar, la Citroen Ami tra le mani, eh. È comunque un siluro, voglio dire. Però potrebbe nascondere la questione di persone che ce l'hanno con 1500 e magari l'hanno sfruttata, hanno fuso le batterie. Magari un dimensionamento oppure uno stress termico mm. derivante dall'utilizzo di tutta questa potenza che col senno di poi nel corso del tempo ha portato a qualche problema. Quindi potrebbe darsi che ci sia anche un qualcosa del genere da sotto, al netto dei freni, perché ovviamente i freni hanno la loro parte, però magari è un qualcosa che puoi mettere aftermarket, bla 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 bla. Seppur siano break by wire, mi pare, tant'è vero che l'incidente che c'è stato con la Xiaomi, non mi ricordo dove, in quale pista, con un giornalista che stava facendo una prova, il freno è andato, non esisteva più, cioè lui si è andato a schiantare, tra l'altro mi pare che innescò anche un pendolo, ma si andò a schiantare perché la macchina non frenava, era andata in tilt. E quindi ci può stare sicuramente qualche motivazione nascosta. Un'altra cosa che mi sono dimenticato di segnalarvi prima è che loro non solo hanno limitato la potenza, sono intervenuti anche su un'altra cosa. Cioè, quindi questo aggiornamento probabilmente è stato così bestemmiato in aramaico da tutti i possessori. E allora, al di là della limitazione di potenza, sono intervenuti anche sul launch control perché hanno messo la possibilità sì di usare il launch control, ma quando tu lo attivi, quindi tu fai la procedura di attivazione del sistema, Mm. si attiva realmente dopo 60 secondi. Cioè tu devi devi impostare il launch control e devi aspettare 60 secondi a girarti i pollici prima che si attivi realmente. Ecco, Mm. per me è una follia anche questa. Loro sai come si giustificano? Dicono che questa motivazione, questa scelta sia dovuta per evitare che le persone facciano le gare di sparo tra un semaforo e l'altro. Allora, e questo apre due scenari, secondo me. Cioè, è ancora peggio. No, sai, Cioè, tu hai una macchina a bidone. o ci sono stati degli incidenti, magari in Cina, che sai come sono notizie, magari non trapelano tantissimo, no? O ci sono Eh? stati poi degli incidenti in Cina e allora No, tipo hanno detto aspetta no, guarda perché. che stanno succedendo un po' troppi incidenti e brutta pubblicità, facciamo qualcosa. Oppure, come dicevi tu, visto che sono intervenuti molto sullo sparo, quello che diciamo, se non è un problema termico, è capace pure che avranno detto, magari per non fare un richiamo che magari avrebbe fatto rumore e tutto. Ah, cioè, in verità questo probabilmente sta facendo anche più rumore questa notizia, eh.
Sì, plausibilmente sì. Però tu dici, ok, io che faccio? Limito la potenza di tutte le auto. Magari uno, per esempio, dice, guarda, io voglio la versione a 1500 cavalli, guarda, c'è disponibile tipo Imola come pista? O per dire una cavola. Perché io mi chiedo chiaramente anche E quali sono queste piste che loro ritengono, diciamo, giuste. Ma secondo me, sai che cosa succederà? Che andrà un loro ingegnere, tipo, a tipo ingegnere di pista, che andrà a controllare la situazione. E poi magari gli Ma dirà sotto banco, tra virgolette, guarda, se tu hai fatto il giro buono e tutto, perché magari per un giro non succede nulla, dici, ok, allora guarda, dobbiamo cambiare un attimo i morsetti della batteria. Capito? no, guarda, che secondo me è di fatto comunque una questione software, eh. No, dobbiamo cambiare i morsetti della batteria, non software per dire, guarda, per avere il massimo delle prestazioni ti dobbiamo mettere, che ne so, dei cavi invece che in rame, in argento perché conduce meglio. Capito? Lo so, ti dirò, sono abbastanza perplesso da questa cosa. Oppure, come ti avevo detto prima, magari sono successi un po' di eventi spiacevoli, è capace pure che, guarda, se uno vuole andare proprio nell'idea del complotto, magari hanno visto proprio che c'erano macchine che facevano un sacco di spari. Anche. Magari con i software avevano le telemetrie, magari anche se non è roba di complotto, magari tu accetti di condividere i tuoi dati per avere dei servizi online, no? Magari anche solo col GPS hanno visto che che la gente faceva gli spari 1500 cavalli di automobili elettrici, chissà quanto andava, allora ho detto, vabbè, stiamo un po' più calmi. Ho capito, però allora tu a questa cosa ci dovresti pensare prima, non è che ci puoi pensare così Ma è verissimo, all'improvviso. è Cioè, verissimo. nel senso, ci devi pensare prima, ti devi immaginare uno scenario, perché tu devi considerare anche che Xiaomi ste macchine le ha vendute e ci ha basato del marketing sopra, ok? E cioè loro si sono tirati tutto il pippone del facciamo la SU7 Ultra da 1500 cavalli, stracciamo le europee. Magari hanno tirato un pippone che non finiva più, però poi alla fine arrivi a queste problematiche. Ragazzi, che causa del suo mal pianga se stesso. Oh, stasera comunque sto parlando per detti, per modi di dire. E, però dico, sono problemi tuoi. Quello è il concetto. Tu ci hai guadagnato. Intanto le macchine le hai vendute. Non è plausibile che che tu torni indietro perché pensi di aver fatto una cavolata. Ti prendi le conseguenze. Boh, non ti E so non, dire, magari fra qualche non anno mi, scopriremo, ci sarà quel CEO che dirà la verità su questa cosa, però al momento, a meno che non è non già mi uscito pare. qualche rumor, si Non mi possono fare... pare che Koenigsegg o Pagani non continuino a vendere macchine. Boh, Cioè, pure quelle probabilmente sono ancora. Plausibilmente, questo chiaramente il prezzo c'entra perché questa è un'auto, tra virgolette, diciamo abbordabile, ok? Comprabile da un po' di persone che si potrebbero schiantare, però boh, non lo so. Leggiamo un po' di commenti. Aspetta, perché mi sa che ce ne siamo persi un pochettino. Allora, il, il problema è non puoi cambiare un prodotto dopo l'acquisto così pesantemente, dice il Julbis, sì. quindi di fatto quello che facciamo noi, quello che dicevamo noi, mentre io bestemmiavo anche col faretto che mi cambiava colore e così via, ho bestemmiato la qualunque, perché sta scendendo la lucina, è come se sbaglio il lato Sarà un po' voglio. scarica la luce. Sì, secondo me si è scaricata un pochettino e poi sta corrente, ti dirò. Vediamo se. No, non si alza. Vabbè, comunque. Pensate, vedete il setup luci quanto è importante? Io ho 28 cose e così via. Poi, io che aspetto la macchina che si riscaldi prima di partire, letteralmente di giri pollici, dice Lemolludo, vero? Si narra Uh, che dopo l'ultimo aggiornamento hanno limitato il volume massimo dell'infotainment da 40 a ma 25. a Guarda proposito, che. scusami, a volo ti dico una cosa su questa... Sai che ho guidato l'Audi A4 di mio cugino, mo che sono stato in Sicilia? E là ti Ah. raccomanda di non far riscaldare la macchina a veicolo fermo. Il motore a veicolo fermo. Sì, per troppo tempo. Sì, 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 ci sono alcuni suggerimenti che le Audi danno. E sì, per troppo tempo, ma perché alla fine tu devi stare una trentina di secondi a veicolo fermo, non di più.
Sì. Magari un minuto d'inverno se fa molto freddo, ma poi devi partire. No, ma No, forse la cosa migliore è senza farla sforzare piano piano, comunque di partire, farla riscaldare un pochino, ma partire piano piano e farla riscaldare in modo uniforme. sì, sì, esatto, concettualmente così. Poi, impensabile però che devo avere paura di un aggiornamento se magari la voglio tenere chiusa in garage. Esatto, è questa la cosa. Cioè, boh, vabbè. Il launch serve solo a quello, perché metterlo all'ora? Sai, le sparate da semaforo a semaforo. Fortuna sarebbe ottimo. Vabbè, perché qualcuno dovrebbe comprare quest'auto? Qual è il target di clienti? Allora non capisco. Quello è il problema. Secondo me non la sanno manco loro. Perché è una macchina ad un prezzo relativamente abbordabile, che quindi si apre a una varietà di persone che possono dire: ah, finalmente io prendo una macchina da 1500 cavalli, bla bla bla. Cioè, io posso far sfigurare i ricconi con le Pagani, con le Koenigsegg, con le Ferrari, con tutto quello che vuoi e così via. Boh, credo che pure la tonale dei carabinieri deve avere un downgrade a questo punto. Comunque è la seconda volta che Ovidio ci suggerisce questo flame e questo contenuto, voglio segnalare questa cosa. Poi allora mi viene da pensare che era tutto programmato dall'inizio ed è una truffa. Allora, io non voglio essere così radicale, potrebbe essere, perché queste cose hanno dei piani a lungo termine, però nel mondo automotive, soprattutto con l'elettrico, che è una tecnologia relativamente nuova e soprattutto stanno puntando così all'improvviso su delle potenze spaventose, potrebbe anche essere che sia un effetto collaterale che è arrivato successivamente, che loro non se lo aspettavano. Tante volte vi posso garantire, vedete i richiami, no? I richiami nel mondo delle auto sono sempre di delle cose che non sono riusciti magari a correggere prima o non se ne sono accorti. Potrebbe essere una cosa del genere tranquillamente. O forse ci sono stati troppi incidenti e il governo cinese ha imposto la cosa. Peppe, un po' quello che dicevi tu, dicevo video. Mhm. Però ripeto, è strano. Ovviamente in Cina, anche a livello legislativo, viene gestita in modo differente, ma non lo so. Altrove io penso che sarebbero stati cassati veramente tanto. Ma allora, mi sa hai la lampada Xiaomi. Eh sì, improvvisamente è venuta meno, capito? La stai usando troppo, zac. Io devo dimostrare di saper fare un setup luci per avere il massimo della potenza, altrimenti devo avere metà volto all'ombra. Io ce l'ho sulla scrivania e sul comodino, meglio che non dico niente. Poi è vero che non dovrebbe restare ferma per scaldarsi, però nel mio caso le punterie si devono caricare, a parte tutto conviene sempre camminare lentamente. Sì, perché così anche la trasmissione si va a riscaldare. Feci proprio un video, tra l'altro ho avuto la guida su come scaldare il motore. Su YouTube ha avuto 200.000 visualizzazioni, 220.000 visualizzazioni, una cosa assurda perché parlavo dell'inverno, un botto di visualizzazioni. No, no, nessun flame, dice sulla tonale dei carabinieri, chissà come mai, eh. Mhm. Poi letteralmente spaventoso, è come dire, ci hanno provato, ci stanno ripensando, intendo cavalleria a cifre esorbitanti. Ma io una cosa della quale ho messo in guardia veramente già da un po' di tempo, che con l'elettrico per fare marketing e per convincere ad acquistare, stanno sparando delle cifre pericolose. Ma anche su quelle city car che prima avevano 60 cavalli, adesso averne 120 elettrici, e 120 perché voglio essere buono, mm, rimodula completamente tutto. Perché rende quella city car scattante, immediata, perché poi figuriamoci, abbiamo anche la risposta immediata del motore elettrico. E mentre prima quei 60 cavalli già messi in mano a delle persone che non erano ben predisposte, non dico capaci, dico ben predisposte a guidarli, come un neopatentato, una persona che magari non fa della guida una sua abitudine, una persona anziana, potevano fare danni. Una macchina analoga col doppio della potenza per giunta elettrica. È vero che ad oggi ci sono i sistemi ADAS che funzionano bene, però io mi prenderei effettivamente qualche riserva perché potrebbero fare danni uguali se non di più. Non lo so. Diciamo che
Peppe, tu sei d'accordo sul fatto che dove cadi, cadi, cadi male? Ma sai che cos'è? È che mi sembra che le leggi stiano un pochino indietro. È vero che non è semplice fare una legge perché devi tenere sotto molti aspetti. Però, per esempio, pure il fatto tu mi parlavi dei neopatentati, no? Di Mm. fatto, un No, no, ma neopatentato. anche persone anziane o persone non avvezze alla guida, sai che non hanno pratica. Sì, 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 assolutamente. Però sai che cos'è? Allora, a parte che effettivamente marchi perché tu dici, guarda, la macchina termica c'ha 60 cavalli, io senza problemi te metto 100 perché di fatto aggiungere cavalli a un motore elettrico non è difficile, cioè basta che arravogli un pochino di più filo di rame intorno ai motori. Oppure Cioè, gli dai più voltaggio. ma no, il voltaggio è tendenzialmente standard, cioè tendenzialmente hanno quei range di voltaggio. Vabbè, sì, se il motore prevede quello, però ovviamente le architetture 400-800 volt si passa a 800 anche per avere più potenza. Sì, 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 assolutamente. Però anche, diciamo, a parità di architettura, di fatto fai più intrecci di rame, no? Mm, Più mm. avvolgimenti e quello è, cioè non è proprio così semplice, ma di base queste. Cioè, nel senso, se, Sì, se sì, smontate, diciamo, se smontate tipo le macchinine banalizzando. telecomandate, il motorino, quello, il principio, quello è più o meno di base. Quindi, ok, è Stai semplice, però. dando, mm, stai dando una grande alzata ai detrattori dell'elettrico per prenderle per il culo comunque. no, vabbè, ma quello così è. No, anzi, quello è il punto di forza dell'elettrico, proprio perché è semplice. Lo so, lo so. No, dicevo il fatto delle macchinine telecomandate, E capito? vabbè, quelle, come facciamo la domanda a cose, sono soltanto hobby che si ingrandiscono con l'età. Esatto, sì, 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 sono solo... noi giochiamo sempre come i bambini, cambia solo la dimensione dei Eh, giocattoli, sì, che, sì, che sì. poi per carità, quello là tecnicamente, solitamente i motori delle auto sono asincroni, invece quelli sono a corrente continua perché sono con le batterie, no? Sì. Ok, cioè però fondamentalmente base quelle, vabbè, a parte questo qua, questo è un altro discorso. Che cosa succede? Pure le leggi sono un po' indietro perché per esempio tu, per esempio a un neopatentato, gli puoi mettere Mm, in mano tranquillamente una macchina magari da 200-300 cavalli, perché? Perché là non è segnata la potenza di picco, ma la potenza continua. Che ok, lo mm. sappiamo che le macchine elettriche perdono un po' di potenza, Vanno in cioè derating. nel tempo. Quindi tu che cosa fai? Nel libretto non c'è scritto tipo 300 cavalli, cioè vabbè c'è scritto kilowatt, non c'è scritto tipo Vabbè. 200 kilowatt, magari ne hai scritti 100. Perché? Perché in 30 Sì, minuti quella perché macchina ti può dare 100 kilowatt e allora la puoi guidare. su questa cosa dopo ricordatemi di farvi il flame di chiusura, che però vi lancio lì, non ne parliamo e salutiamo. Mamma mia, come vi faccio andare intossicati a letto stanotte. Eh, Capito? Poi non c'è una giusta informazione, anche per esempio tu mi hai fatto l'esempio delle persone anziane, no? Mm, Cioè, mm. anche quando vai a comprare una macchina e cose, tu me la stai facendo la formazione, per un periodo l'ho fatta anche io. Molto spesso alcune persone, anche i venditori non erano preparati su alcuni No. argomenti, come si guida l'auto elettrica, l'auto ibrida. Allora che devi fare? Devi lasciare il gas, il braking, la modalità braking e tutto. No, la modalità brake, scusa. La modalità break, sì, Eh, sì, sì. è tutto. Allora tu metti a uno che non lo sa, magari uno che ha guidato sempre il pandino Sisley. Esatto, esatto, bravo, perfettamente così. Fai un salto epocale. Eh, Magari uno arriva che ha guidato sempre la 1, la Fiat Panda e tutto, all'improvviso c'è una macchina elettrica e poi in verità questa scelta delle cavie è solo marketing perché? Perché per esempio la Dacia Spring va benissimo anche andava benissimo anche con 40 cavalli per quello che doveva fare. E con questo abbracci perfettamente il mio pensiero. Io sono uno dei primi che dice la Dacia Spring è una macchina elettrica intelligente perché batteria piccola, leggera, alleggerisce la macchina e con un motore poco potente, perché quella è 44 o 65 cavalli, ma è uscita inizialmente solo 44 cavalli, ti dimostra che tu puoi tranquillamente fare la tua vita quotidiana senza problemi. Con un motore meno potente che assorbe meno sulla batteria, ti chiede quindi una batteria più piccola che pesa di meno e ti fa costare di meno la macchina. Alla fine la quadra è quella. Mhm. Sì. Non ci sono santi. Hai fatto un esempio perfetto, Peppe. No, capì. Ma anche così, tipo, fondamentalmente per questo io dicevo le due cose. Se tu mi vendi un prodotto, me lo devi lasciare così com'è, cioè nel senso me lo puoi migliorare, non me lo puoi peggiorare. Però Bravo, effettivamente bravo. 1500 cavalli a chi servono? Ma allora io avrei accettato 10 cavalli in meno. Ok? Avrei 10 cavalli in meno perché, che ne so,
abbiamo visto che boh, si scarica meglio, cioè l'SP riesce meglio a gestire questa cosa, bla bla bla. Bene, 10 cavalli li accettati. Ma tu hai quasi dimezzato la potenza. No, per me non va bene questo No, qua. oppure aveva senso farlo come avevamo detto a priori, perché immagina che figo sarebbe, questa non è una macchina che ti compri con i soldi, ma ti compri con la bravura. Se avrebbe fatto più marketing. Sì, Avrebbe fatto ancora più marketing. Magari avrebbero generato una sorta di sfida. Cioè, tu hai capito quante persone avrebbero provato a prendere quella macchina? eh, E che club di esclusività avrebbe creato? Cioè, probabilmente avrebbero avuto un fenomeno di massa superiore. Invece sì. no, si sono dati una zappa sui piedi, però ti ripeto, chissà la dietrologia a questa cosa. C'è Julbis che dice concordo con Claudio, l'elettrico aumenta esponenzialmente il rischio. Poi c'è un video che dice allora io mi chiedo i crash test come le superano queste macchine se comunque a livello strutturale sono uguali alle termiche? Allora, hanno degli irrigidimenti, chiaramente non hanno motore avanti quindi devono avere altro, però in realtà tu considera che i crash test sono normati, quindi tu il crash test lo devi superare a, per dirti, c'era un crash test laterale per omologazione che prevede un carrello di 950 kg lanciato a 50 all'ora nella fiancata, il carrello è normato, l'altezza è normata, tutto è normato. Quindi tu, tutto sommato, basta che fai una macchina che rispetta quei requisiti, poi che si schianta a 300 all'ora e muori, ovviamente non è prevedibile come cosa. Poi una cosa è un'utilitaria a 80, c'è una cosa a 150, giusto, ma il fatto è che le elettriche non ce le fanno arrivare a 150. Poi questa cosa la sapevo, che cosa interessante, se non sbaglio quando parlavamo dei rating 800 volt, 400 volt. Sì. Poi già immagino, aspetta perché questa la devo andare a prendere da PC, perché Maranza me l'ha asteriscato. Già mi immagino il Maranza con 150 cavalli elettrici che la prima accelerazione e contrazione anteriore si pianta in un sexy shop. Questa cosa è bellissima. Poi già l'aveva preso nel Deretano prendendo quella elettrica, così l'ha preso veramente grazie a Zektos. Dai, ma state peggiorando. Ok, bene. Ma poi sarebbe stata una cosa mai vista prima. Del fatto di prendere Ah, beh, l'auto, cioè nel senso solo se la meritavi. Cioè, capito, di avere ok, ci l'auto sta. potente solo se la meritavi. Tra poco c'è Antonio Traletta a proposito ci saluta. Ciao Antonio, buonanotte, ma tanto tra poco stacchiamo anche noi. C'è Emilia che dice tra poco coi punti della spesa con quello che costa prendere un'auto, sì, in effetti pure ci sta. Allora, visto che sono le 23:03 e siamo addirittura di arrivo, allora io lancio questo flame. Peppe, torna su di noi. Ok. Lancio questo flame. Forse, non ricordo se ne parlammo già di questa cosa in qualche live oppure no. Non mi ricordo. Forse i più assidui frequentatori di voi se lo potrebbero ricordare se dovessimo averne parlato. Io non me lo ricordo, quindi ve lo Mm. dico. Perché magari qualcuno di voi non lo sa. Il derating è quando una macchina elettrica non riesce a eguagliare le prestazioni di picco perché non sussistono le condizioni. Vuoi perché le batterie sono surriscaldate, il motore è surriscaldato, il livello di carica non è sufficiente. C'è il derating, che è un abbassamento delle prestazioni. Il mio flame di questa sera è che la Abarth elettrica da 180 cavalli ha realmente 180 cavalli solo se la batteria è carica oltre il 95%. E detto questo, signori, buonanotte a tutti, vi do appuntamento a lunedì 19. Grazie Peppe per essere stato con noi. Ciao a tutti. No, è partita la pubblicità! È Sì, mi partita sa la forse mentre lo pubblicità! dicevi. Dice- No! Allora aspetta, dai. Aspettiamo questi 20 Aspettiamo secondi. aspettiamo l'interruzione pubblicitaria. Allo 19, 18, 17. Aspettiamo l'interruzione pubblicitaria. Ripeto il flame e salutiamo così che tutti quanti. Vedete perché ci si deve abbonare? No, adesso lo devo dire, lo devo dire a me. Vedete perché ci si deve abbonare? Perché dovete
prendere il vostro abbonamento Amazon Prime gratuitamente, vi potete sottoscrivere al canale perché così non vi perdete i flame. Allora, giriamoci i pollici come launch control. Allora, il derating, come vi dicevo prima, è che un'auto elettrica abbassa le proprie prestazioni se non sussistono le condizioni, tipo batteria Mhm. scarica, batteria surriscaldata, motore surriscaldato, bla bla bla. La Abarth elettrica da 180 cavalli a 180 cavalli reali solo se la batteria è oltre il 95% di carica, dopodiché li taglia, quindi durano, credo, 10 km. Detto questo, stavolta è vero. Grazie Peppe per essere stato con me questa sera Ciao a tutti. per la puntata numero 140. Grazie a tutti quanti voi. Vi auguro tanti sogni elettrici e potreste andare adesso a lavarvi i denti tutti quanti e mentre ve li lavate vi guardate con sguardo assente, faccia a faccia nello specchio pensando a questo flame che vi ho raccontato, Vabbè, anzi. Poi ce lo fate sapere lunedì 19. Claudio, che Nella poi, che prossima poi se se le lavano con uno spazzolino elettrico, la stiamo, eh. esatto, tutto sommato ha senso. E allora, quello che pensate di questa cosa me lo farete sapere lunedì prossimo. Buonanotte a tutti, ci vediamo lunedì 19, sempre qui, sempre alle 21. Ciao! Ciao.